Ave Maria, tutti sono invitati di andare in fondo della chiesa. Mettiamo tutti fuori dalla chiesa. Ecco. Sì, sì, potete prendere. Le candele, le hai preso? Coppellino dove ci sono le pigne. Questa qui. Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Cristo, ieri e oggi, principio e fine, alfa e omega, a Lui appartengono il tempo, i secoli. Amen. A Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose, ci protegga e ci custodisca
Per Cristo Signore. Amen. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Amen. Cristo, luce del mondo. Venite adoriamo. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo, luce del mondo. Rendiamo grazie a Tutte le luci.
Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E ora, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza della nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in
in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu solo hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che un fuoco ardente acceso in onore di Dio, pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, o Signore,
che questo cero, offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo suave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo Figlio, che risuscitato dai morti, fa splendere sugli uomini la sua luce serena, e vive e regna nei secoli dei secoli. Spegniamo le candele e sediamoci. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive e cantano tra le fronde. In alto abitano gli uccelli del cielo, perché scorrano tra i monti. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo
e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata, per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e i suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento di oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri con i suoi cavalieri, entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, della colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerli. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Estendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, li siggevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani. E Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Parola di Dio. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato cavallo e cavalieri, ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Il mio Dio lo voglio lodare, il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti e scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo fai entrare, lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i Tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la Tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata, con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il Signore, dice il Redentore, il Signore. Ora per me come i giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine e sconvolta e sconsolata io, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli safiri pongo la tua fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontano dall'oppressione, perché non dovrai temere, dallo spavento, perché non ti si accosterà. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi e mi hai fatto rivivere perché non scendesse nella fossa. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore e ai suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospita il pianto e al mattino la gioia. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza, Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda realizzato il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, che ti onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tante le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parole di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, che mediante l'annuncio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie del bene. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta Israele i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché Israele? Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza, colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi, colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli è obbedita con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioite. Egli le ha chiamate ed hanno risposto, eccoci. E hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe suo servo, a Israele suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio, è la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essi avranno la vita. Quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna a Giacobbe e accoglila. Cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, tu hai parole di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita eterna.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Signore, tu hai parole di vita eterna. Preghiamo. O Dio, che accresci sempre la tua Chiesa chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall'acqua del battesimo, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio: io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Come la cerva nela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa. Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a giudicarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, guarda con amore al mirabile sacramento di tutta la Chiesa e compi nella pace l'opera dell'umana salvezza, secondo il tuo disegno eterno. Tutto il mondo riconosca e veda che quanto è distrutto si ricostruisce, quanto è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo di Cristo, che è principio di ogni cosa. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Gloria in excelsis Deo, in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, tu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis
tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad extrem Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, un Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Alleluia.
destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. La pietra scartata dai costruttori e denudata è stata d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato all'inizio di questa solenne liturgia il canto del preconio pasquale, che riassume tutto il mistero di questa Santa Veglia, la più grande, la più importante di tutta la liturgia della Chiesa. Essa è realmente una veglia piena di esultanza. Perché questa esultanza? Ce lo dice la liturgia stessa, nella parola di Dio che abbiamo ascoltato questa sera, iniziando dall'Antico Testamento. Israele nella notte uscì libero dalla terra di Egitto dopo i lunghi anni di schiavitù e oppressione e attraversò il Mar Rosso, che simboleggiava il peccato. Attraversò il Mar Rosso, ecco la Pasqua, che significa passaggio, per avviarsi verso la terra della libertà, verso la terra promessa. Ma quell'avvenimento fondante per il popolo di Israele fu solo una profezia, la più importante
della vera liberazione, quella operata da nostro Signore con la sua morte e risurrezione. Con la morte Gesù ci ha liberato dal peccato, con la risurrezione ci ha resi figli di Dio, conducendoci non in una terra promessa delimitata da confini materiali, ma nel regno dei cieli. Sì, proprio nel regno dei cieli. Non solo quello che ci attende dopo la morte corporale per l'anima e alla fine dei tempi anche con il corpo, ma quel regno dei cieli che si instaura in noi già con il battesimo, in cui la macchia mortale del peccato originale è cancellata e noi siamo trasformati da figli delle tenebre in figli della luce. Ecco il motivo della nostra esultanza. L'esultanza che si unisce a quella dei cori celesti che aprono le loro schiere per ricevere le anime di tutti i fedeli che hanno risposto alla chiamata della fede. Certo, siamo ancora nel combattimento, noi che siamo in questa vita, un combattimento che a volte ci fa conoscere ferite e cadute, ma anche queste vengono medicate e sanate grazie alla misericordia divina e alla sicura medicina della penitenza, e così si riprende il cammino ancor più fiduciosi. Solo chi cadendo nell'illusione del demonio si chiude alla grazia, lasciandosi affascinare dal peccato, come coloro che credendo di entrare in un prato pieno di fiori si ritrovano affogati nel fango putrido, solo chi cammina così si avvia verso la perdizione. Quanti sono coloro che si avviano verso la perdizione? Non sappiamo, ma certo Gesù ha detto che è stretta la porta e la via che conduce al regno dei cieli. E il mondo di oggi, la nostra società, favorisce purtroppo tutto questo, spacciandosi addirittura per diritti quelli che la Scrittura ci presenta chiaramente come peccati orrendi. Chi è figlio della luce che scaturisce dal sepolcro vuoto di Cristo e vuole realmente rimanere libero dall'unico legame veramente che ci rende schiavi, è il legame del peccato, chi vuole realmente rimanere libero respinge questi richiami illusori e cammina diritto davanti a sé, guidato dal Signore, così come la nube di fuoco e la nube di giorno guidavano Israele nel cammino del deserto. Siamo figli della luce e nostro è il regno dei cieli. Non lasciamoci intimidire dalla violenza del mondo di tenebre, destiamoci dal sonno della morte e Cristo ci illuminerà. Diventiamo realmente templi di Dio, templi non di pietra, ma templi vivi, di carne, di spirito, carne e spirito santificati per la morte e risurrezione di Cristo. In Lui stesso è la nostra speranza, la nostra salvezza, la nostra gloria e la nostra esultanza. Sia lodato Gesù Cristo. E ora continuiamo con la benedizione dell'acqua battesimale e dell'acqua lustrale e poi faremo memoria del nostro battesimo. Fratelli e sorelle, accompagniamo con preghiera unanime la gioiosa speranza. Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questo fonte battesimale, perché coloro che da esso rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi. Ora ci sarà il canto delle litanie. Signore pietà,
Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, prega per noi, San Michele, prega per noi, Santi angeli di Dio, pregate per noi, San Giovanni Battista, prega per noi, San Giuseppe, prega per noi, Santi Pietro e Paolo, pregate per noi, Sant'Andrea, prega per noi, San Giovanni, prega per noi, Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi, Santa Maria Maddalena, prega per noi, Santi discepoli del Signore, pregate per noi, Santo Stefano, prega per noi, Sant'Ignazio d'Antiochia, prega per noi, San Lorenzo, prega per noi, Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi, Sant'Agnese, prega per noi, Santi Martiri di Cristo, pregate per noi, San Gregorio, prega per noi, Sant'Agostino, prega per noi, Sant'Atanasio, prega per noi, San Basilio, prega per noi, San Martino, prega per noi, Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi, San Benedetto, prega per noi, San Francesco, prega per noi, San Domenico, prega per noi, San Francesco Saverio, prega per noi, San Giovanni Maria Vianney, prega per noi, Santa Caterina da Siena, prega per noi, Santa Teresa di Gesù, prega per noi, Santi e Sante di Dio, pregate per noi, nella tua misericordia, salvaci Signore, da ogni male, salvaci Signore, da ogni peccato, salvaci Signore, dalla morte eterna, salvaci Signore, per la tua incarnazione, salvaci Signore, per la tua morte e risurrezione, salvaci Signore, per il dono dello Spirito Santo, salvaci Signore, noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci. Benedice e santifica con la grazia del tuo Spirito questo fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli. Ti preghiamo, ascoltaci. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza
e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua a tua creatura a essere il segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendo ripassare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancor più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E ora tutti accendiamo le nostre candele per rinnovare le nostre promesse battesimali. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo, per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del santo battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica.
Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. E ora proclamiamo la nostra fede. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Alleluia. E a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza ed essi canteranno Alleluia, Alleluia. Fratelli e sorelle, illuminati dal risorto luce del mondo, siamo chiamati a splendere davanti all'umanità che cerca vita, pace e gioia. Consapevoli di questa responsabilità, con cuore grato eleviamo al Padre la nostra preghiera. Ripetiamo assieme. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Ricolma di grazia la tua Chiesa, che accoglie con rinnovata esultanza l'annuncio della risurrezione del Signore. Offre la luce pasquale ai cuori smarriti e tribolati. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Benedici il Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo e tutti i pastori della Santa Chiesa. Attingano dalla celebrazione della Pasqua nuovo impulso per il loro servizio. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Estendi il dono della pace a tutti i popoli della terra, dove regnano guerra, violenza e terrorismo. Possano rifiorire vita e speranza. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accompagna i catecumeni che in questa notte ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Portino nella Chiesa il dono di una rinnovata giovinezza e siano coraggiosi testimoni della fede. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accogli il desiderio di noi qui riuniti, la luce nuova che in questa notte santa
ha diradato le tenebre del peccato e della morte. Ci guidi sempre nella via della carità. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Nella notte in cui l'amore ha trionfato sul peccato e la morte è stata vinta dalla vita, ascolta con benevolenza, o Padre, la preghiera di questa assemblea e le intenzioni che ciascuno custodisce nel cuore, per Cristo nostro Signore. Amen. Canto 143. 143. Del mondo redentore
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa nella tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai ridento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza, nella gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Canto 140, 140. Esultino i cori celesti di canti d'eterna allegrezza, rispondan le voci terrestri, cantando l'attesa salvezza. Alleluia, nel Signore esultiamo. Alleluia, il Signor ringraziamo. Alleluia, il Signor della gloria sul peccato ha portato vittoria. L'agnello divino innocente al Padre per noi s'è donato, le sue pecore la redente, il mondo vitello ha salvato. Alleluia, nel Signore esultiamo. Alleluia, il Signor ringraziamo. Alleluia, il Signor della gloria sul peccato l'ha portato vittoria. Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali viviamo concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, prima della benedizione, innanzitutto auguri a tutti di Santa Pasqua, e siete tutti invitati, per chi può chiaramente, a fermarsi un attimo per un piccolo rinfresco di fronte all'ufficio parrocchiale, uscendo dalla chiesa sulla destra al numero 6, qualche minuto di festeggiamento insieme. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questa santa notte di Pasqua Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen.
Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, Regina Celi, letare, alleluia, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. All'agnello immolato che lava le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nei cuori festanti del regno dei cieli, nel mondo redento di Dio, i suoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore risorto è con tutti voi. Prendiamo coscienza della nostra dignità, siamo stati salvati per amore. Ci chiediamo se crediamo veramente nella risurrezione del Signore. E dov'è adesso il Signore risorto? Dove si trova? Dove è andato? E la risposta è semplice: inabita in noi. Che si trova Dio? Rispondono dappertutto, e lui no.
si trova dappertutto fuorché dove lo si respinge. Che il Signore rispetta le sue creature. Davanti a te, Signore Gesù risorto, che ci inabiti, rinnoviamo la nostra fiducia in te e cresciamo nella fiducia nello Spirito Santo, che è la potenza, la dinamite di Dio. Signore nostra vita, Kyrie eleison. Cristo nostra pace, Cristo eleison. Signore nostra festa, Cristo Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesum Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, doni a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita rinnovati dal tuo Spirito. Per lo stesso Cristo risorto, nostro Signore. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo,
ma a testimoni prescelti da Dio. A noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo, in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Seguendo il foglietto, recitiamo insieme la sequenza. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato i peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vangelo secondo Giovanni. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo del Signore disse alle donne: non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato posto. Presto, andate a dire ai discepoli, è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai discepoli. Ed ecco, Gesù venne al loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Vi dico che è bello vedere le chiese piene e posso assicurarvi che se approfondiamo un pochino la nostra fede nel Signore Gesù e leggiamo la Bibbia, anche i Vangeli, con la chiave di lettura che Dio è non solo amore, esclusivamente amore, cambia tutto, perché il regno di Dio è il regno della gratuità, non del merito, della gratuità. Sacramenti, perdono, vita, comunque si snodi, sempre gratuita. Ieri sera mi confida una donna di una certa età e mi dice: dall'altra Pasqua mi sento come un blocco, mi sento male. Sapete che i sacramenti ricevuti con fede guariscono. Sono 2 anni che in Europa viviamo una cosa tremenda. Era inimmaginabile 3 anni fa o 2 anni fa. E allora, per vivere bene è importante vivere nella fiducia, nella fede. E sono felice di vedere persone che hanno questa fede. Non diciamo grande o piccola, ma fede, fiducia. Gesù dice la fede dei piccoli, vuol dire di coloro che non si fanno tante domande. Perché? Perché sentono che i loro genitori li amano e quindi vivono felici. Allora la conversione, lo dico per non dico ennesima, di più ancora, la conversione non è un fatto morale, non ha a che fare con l'etica e la morale. La conversione è qui. Con quali occhi vedo e vivo? Se con gli occhi terreni mi guardo attorno, tante volte sono preso dallo sconforto, ma se guardo il mondo
con la fede che ci ha donato il Signore e con la fede che coltiviamo, quindi sulla sua parola, viviamo bene. E così possiamo anche annunciare che cosa? La cosa più strabiliante che è accaduta. La risurrezione di un uomo che noi adoriamo come Verbo, come Dio. Ma è stupendo. Questa fede dà significato a tutta la nostra esistenza, perché è un prolungarsi della vita di Gesù che è qui, che è presente e che ascolta anche le nostre povere parole. Ma le parole nostre sono, almeno le mie, molto limitate. Allora vale la pena aiutarci con le parole di un poeta che è correligionale, come si dice, la regione. Corregionale, sia, è di Attimis e intuite, è grande Hermes Ronchi. Qualche accenno. Donne, angelo, guardie, terra, cielo, pietra, alba, tutti sono convocati perché Gesù Cristo cattura dentro il suo risorgere tutto l'universo. È energia che si dirama per tutte le vene del mondo, una forza che ha imbevuto di sé tutta la trama del creato e non riposerà più fino a che non avrà raggiunto l'ultimo ramo della creazione e rovesciata la pietra dell'ultima tomba. Le donne hanno cuore grande stanza per parlare con gli angeli. So che cercate Gesù, non è qui. Voi cercatrici dell'amato, continuate, ma con occhi nuovi. Che bello questo, non è qui. Cristo c'è, esiste, vive. Non qui, dice l'angelo, non è rinchiuso in nessun luogo, va cercato altrove, dappertutto, ma non qui fra le cose morte. Non c'è luogo che lo contenga, non chiesa, non parole o liturgie. Lui è oltre, sempre oltre il suo infinito cammino. Un Dio migratore abbiamo, che ama gli spazi aperti, che apre cammini, attraversa pietre e spalanca porte e tombe. Pasqua vuol dire passare. Non è festa per stanziali, ma per migratori, per chi inventa sentieri verso più giustizia, più pace, più armonia con il creato, con gli uomini, verso terra nuova e cieli nuovi. Là lo vedrete, in Galilea, ucciso a Gerusalemme, risorto a Gerusalemme, ma l'incontro avverrà ai margini, lontano dai centri del potere omicida. In Galilea, dove tutto ha avuto inizio con 3 anni di strade, lago, pani e pesci, olivi, le lezioni sulla felicità, sulle beatitudini, che è la nostra carta costituzionale. Devono rileggere tutta la vita di Gesù per capire la sua risurrezione. Capiranno e capiremo che Dio l'ha risuscitato perché una vita così stupenda, bella, piena come quella di Gesù è indistruttibile, non può morire.
Rinnoviamo la nostra fiducia nel Signore. Credete in Dio Padre, misericordia e onnipotenza, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque dalla Vergine, morì, fu sepolto, risuscitato dai morti e siede glorioso alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Ci rivolgiamo come piccoli, fiduciosi e diciamo: il tuo Spirito, Signore. Per la Chiesa, popolo santo di Dio, sia un faro luminoso nel buio della storia, perché risplenda nel mondo la luce del Cristo risorto, speranza dell'umanità. Preghiamo. Tuo Spirito, Signore. Per quanti hanno responsabilità educative, promuovono i valori autenticamente umani nel formare le nuove generazioni. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore. Per i nuovi battezzati, generati a fonte della vita, custodiscano la vita nuova che hanno accolto, manifestandola nel cammino quotidiano della fede. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore. Per la nostra comunità, la Pasqua che celebriamo, doni rinnovato slancio evangelico alle nostre scelte pastorali, imprimendo nuova creatività all'annuncio cristiano. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore. Il tuo Spirito, Padre, che ha dato vita alla Chiesa degli inizi e continua a darla lungo il cammino della storia. Per Cristo nostro Signore. Amen. 186. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Gloria a Cristo che muore e risorge per tutti i fratelli. Gloria a te, Signore. Facciamo con piena voce: gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Bello, somiglia proprio all'esclamazione dei primi cristiani che dice l'autobiografo, dice: facevano tremare i vetri. Signore è con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita tenerezza, ed esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, è risorto. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a tutta. Per questo con angeli e santi cantiamo. Santo, Santo,
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in suo corpo. E ricordati, Padre, della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa, il nostro Vescovo, presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti. Li ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti hai misericordia, doni di aver parte della vita insieme con la Beata Maria Vergine, Madre del Signore, con gli Apostoli, San Giuseppe e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, danzeremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nello Spirito, quindi nella potenza, nella dinamite dello Spirito Santo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci sempre il nostro pane quotidiano, tu rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandoni mai alla tentazione, ma liberi. È vero, Padre, tu liberi da tutti i mali, doni sempre pace. E per la tua misericordia vivremo sempre sicuri da ogni paura, lieti nella speranza, nell'attesa che si compia questa speranza e ritorni glorioso, Signore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù, che detti i tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardi i peccati, ma la fede, doni unità e pace, che ami nei secoli dei secoli. La pace e la gioia del Signore con tutti voi. E con il tuo Spirito. Come possiamo, ci scambiamo la pace. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus
invitati del mondo, beati gli invitati alla mensa del Signore. Cantiamo Cristo risusciti, 115. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Tutti lo acclamano, angeli e santi, tutti redenti. Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Egli sarà con noi nel grande giorno, al suo ritorno. Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore.
ringraziamo. Ti benediciamo, Padre, tu proteggi sempre e ovunque i tuoi figli, con l'inesauribile forza dell'amore tuo. Così rinnovati da questi sacramenti pasquali giungiamo alla piena gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Per gli avvisi sappiamo che domani le messe terranno non lo morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria.
Pagina 31. Cristo risorge, Cristo trionfa. Al Re immortale dei secoli eterni, al Signor della vita che vince la morte, rende la lode, la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia. All'agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, nella lode la gloria. Cristo trionfa. Alleluia. Ricordiamo in questa Santa Messa Pasquale i nostri defunti, risorti con Cristo. E vogliamo ricordare oggi anche il pittore Arturo Carniello, morto già da qualche anno, 2 o 3 anni, Remanzacco. Ho voluto lasciare come regalo a 2 convenuti che sono laggiù in fondo, stati messi in questa settimana, della famiglia Carniello, del pittore Carniello Arturo. Vogliamo ricordare quei 2 bianchi che hanno trovato una giusta collocazione laggiù in fondo, altrove non era possibile. Così stanno adornando la Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Messa, riconosciamo i nostri peccati. Verso a Dio di potente a voi, fratelli e sorelle. Oprio per mia colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, Signore Dio unigenito Gesù Cristo, Signore Agnello di Dio, tu che togli il peccato, abbi pietà, tu che togli i peccati del mondo, accogli, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà, perché tu sono santo. Preghiamo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna. Concedi a noi che celebriamo la Pasqua di Risurrezione di Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, l'unità dello secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: questo è il giorno che ha fatto il Signore e denunciamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica a Israele: il suo amore è per sempre. Che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo, con Cristo in Dio. Quando sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. Parola di Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, quando era ancora buio, e vide la pietra che era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Tutti e due, e l'altro discepolo corse più veloce di Pietro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva. Infatti là il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i piedi, in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Ecco, mi rivolgo a voi tutti, delle immagini con delle raffigurazioni che ho usato all'inizio di questo sacro periodo della Quaresima, e cioè ho usato il termine di camminata, che è un'espressione, che fa riferimento appunto a una vita abbastanza comune, vero, di queste camminate nella chiesa, appunto nelle colline, nelle montagne, qui da noi. La Quaresima, ecco, che ho considerato come una lunga camminata di 40 giorni, divisa in 5 tappe, che noi abbiamo vissuto alla domenica, in chiesa, non sempre con la messa, ma sempre con un momento di preghiera, come tanti ristori, come avviene appunto nelle chiese. Dei ristori per la mente, per il cuore, evidentemente, non per lo stomaco. La parola del Signore è stata proposta appunto in tutte queste 5 tappe, in questi 5 ristori, rivolte appunto alla nostra anima, al nostro cuore, per rendere la nostra vita religiosa più vera, più bella. E come che oggi abbiamo raggiunto, che possiamo considerare, ho usato questo termine, come l'Everest, l'Everest fisico-materiale, che è più alta del mondo, ma che moralmente e spiritualmente, giustamente, possiamo considerare come il giorno della Pasqua. La risurrezione del Maestro, la risurrezione di Gesù, come veramente l'Everest morale, spirituale della vita cristiana. Eccoci allora introdotti, ecco, a riflettere pur brevemente, vero, su questa festa che oggi noi vogliamo vivere e celebrare. Una breve riflessione che vorrei appunto con delle parole di Padre Hermes, il nostro illustre concittadino, vero, ormai conosciutissimo, parole che lui ha pronunciato ancora 10 anni fa, anzi più di 10 anni fa, perché le ho trascritte, che mi sembra non essere sorpassate, vecchie, ma ampiamente avvalorate da quello che sta succedendo in questo nostro mondo. I nostri giorni sembrano contestare la vittoria della vita. La morte, come canta la sequenza latina, noi non l'abbiamo pronunciata oggi, anche per dimenticanza, sinceramente, è stata ingoiata dalla vita, eppure questa morte
ad ingoiare i figli. Vediamo lunghe pellicole di oscurità e rari fotogrammi di luce. Qualcuno dice, sì, sarà sempre così, non c'è nulla di nuovo, eppure è germogliata una cosa nuova sotto il sole, una cosa non prevista mai da nessuno, la rivoluzionario della storia, la risurrezione di Cristo. L'uomo ha trascinato Dio nella morte, ma ora dal più profondo degli inferi la vita risorge e trascina noi con sé, solleva il mondo, solleva questo pianeta di tombe verso un mondo diverso, dove gli uomini fondati sulla violenza e sulla menzogna, gli aghi di figli di Adamo, generano luce, costellazioni di cerve, schiuse dalla primavera di colui che ha vinto la morte. Ecco, in queste parole noi notiamo senz'altro tanta poesia, che è anche lo stile dello scrivere del nostro padre Hermes, ma anche tanto realismo, che ci fa capire dove brilla la luce di Cristo veramente. C'è questo mondo che cambia, dove viene a mancare la luce di Cristo. Eccoci quello che stiamo vivendo, una continua paura che si possono ampliare, diventare atomiche, e sarebbe la distruzione di tutti noi. Ma dove veramente la storia lo documenta? La luce di Cristo ha illuminato, dove la luce di Cristo risorto è stata accolta, lì il mondo è cambiato, è cambiato. Ecco, allora chiediamo veramente oggi al Signore, come risorto, chiediamo che la sua luce illumini la vita, quella delle nostre famiglie, quella della nostra. Troveremo una vita, una società più vera, una società veramente dell'amore, così come l'aveva definita qualche anno fa anche il defunto Santo Papa Giovanni Paolo II. Credo io dicendo, figli di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato per la nostra storia. E se fatto pure crocifisso e di nuovo verrà nella gloria. E come il Padre che ha parlato per mezzo di credo la Chiesa una santa cattolica, professo Dio nella risurrezione di Cristo, suo Figlio, ci ha fatto per renderci partecipi della sua vita divina. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, Dio, si
sia un faro luminoso nel buio della storia, perché risplenda nel mondo la luce di Cristo risorto. Speranza dell'umanità, preghiamo. Involtaci, o Signore. Per quanti hanno responsabilità educative, promuovono i valori autenticamente umani nel formare le nuove generazioni, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nuovi battezzati, generati al fonte della vita, custodiscano la vita nuova, manifestandola nel cammino quotidiano della fede, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità, la Pasqua che celebriamo doni rinnovato slancio evangelico alle nostre scelte pastorali, imprimendo nuova cristiana, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, che hai ascoltato queste, ti chiediamo di esaudirle. Tu che vivi con il Padre, lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. La pagina di Signore, benedetto sei tu della tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra che lavora noi, lo presentiamo. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, nei nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E per il nostro dovere di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è volato. E Lui, il vero agnello che toglie i peccati del mondo, ha dato a noi la vita. Mistero, l'umanità è tutta sotto l'assemblea degli angeli i santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 i cieli e la terra. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie allo discepoli e disse: prendete di tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per
stesso modo prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli. E bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo. Mistero della la tua resurrezione della Chiesa, della tua Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci affitti la tua presenza a coppie, servizio sacerdotale. Ti preghiamo in Cristo per la comunione del corpo e del sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce un solo corpo. Ricordati, Padre, e qui convocata nel giorno in cui celebra la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo della Cruz, tutto il collegio sacerdotale e diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella risurrezione, anche il convinto del pittore Arturo, di tutti i nostri defunti parenti e amici, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, tu si deve fare la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, tutti i santi, con tutti i nostri patroni, San Giovanni e Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi, e con ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio Cattorino, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e dei secoli. Giorno di festa di Pasqua, vogliamo anche oggi ricordare invece tutti i popoli che non possono celebrare nella pace e nella serenità questa grande festa. Preghiamo perché il Signore doni pace, doni concordia, doni fraternità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo, così in terra. Il nostro Padre, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo i nostri. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, da tutte le pandemie, da tutte le guerre. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Non solo i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre. Nel nome della Santissima Trinità auguriamoci pace, fede e salute.
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, giorno noi. Beati noi che siamo invitati alla mensa del Signore con l'agnello di Dio i peccati del mondo. O Signore, non soffermi, ma di soltanto una parola. Alla pagina 33, Cristo risuscita. Cristo risuscita. Cristo si celebra, Cristo salvo. Cristo salvo, gloria. Come ormai da quasi 30 anni, con domenica prossima, sabato e domenica, riprende ufficialmente i pellegrinaggi. Ringraziamo il Signore e la Madonna che ci dà la volontà di continuare in questa strada e riprendono i pellegrinaggi con gli sloveni, interrotti in pratica dal coronavirus. Ho telefonato a padre Alex ieri per fargli gli auguri di Pasqua, che è stato spinta sempre l'anima vero di questi incontri di sloveni, anche per chiedere, per avere un'idea, io meno di quanto. Mi ha detto che saranno quasi 100 i tempi prima del coronavirus. Fa piacere. Loro il desiderio appunto di incontrarsi con la Madonna, che sentono loro, perché la Madonna appunto ha parlato in
di un dialetto bonasse sloveno. Loro verranno appunto sabato a messa alle ore 10:30, poi saranno accolti nella casa accoglienza. Mentre il giorno dopo, appunto, ecco, l'apertura dei pellegrinaggi con la Santa Messa, come da tradizione ormai alle ore 11:15. Sarà a cantare il coro Recanti, che canterà quasi tutto in sloveno. Ecco, quindi si ritorna come ai tempi in cui sono avvenuti gli avvenimenti, dove parlavano e cantavano in sloveno, no, se non sbaglio. Sarà a celebrare la Santa Messa, ecco, Don Grosso, che è un po' il direttore responsabile del gruppo di diaconi e anche della teologia per i laici. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata da sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E prima di vedere la benedizione del Signore, ecco, ci rivolgiamo alla Vergine Santa per chiedere ad essa appunto la salute del corpo. O Vergine Santa, tu apparesti la piccola Teresa d'Us, in un anno che ha conosciuto un terribile morte che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcios hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compagni materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno del loro perenne grazie, ci hanno lasciato questa tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmore, salute degli infermi. Anche noi, guardando il dolce tuo volto, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Dove il volere del Padre, ci da poter dire sempre come te, si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. E così sia. E per i meriti di intercessione della Madonna della Salute, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Una croce d'una bimba che fu gesto
La acceso, spegnila. Le ha urlato in piazza e tu? Io pensavo di aprire qui a 30. Ecco perché l'ho aperto.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao a tutti. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, domenica 9 aprile. Domenica di Pasqua di risurrezione del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la risurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, vi auguro di cuore una buona Pasqua. Davvero la Pasqua è la festa centrale della nostra fede, perché la nostra fede non si fonda su insegnamenti umani, ma sulla rivelazione di Gesù Cristo. La nostra fede si fonda sulla persona stessa di Gesù Cristo, che è risorto dai morti ed è vivo. Noi ascoltiamo tutti i giorni il Vangelo e il Vangelo ci dà la testimonianza di ciò che accadde 2000 anni fa durante la vita terrena di Gesù. Ma la nostra fede non consiste nel guardare al passato, ma è la relazione viva, la comunione che riusciamo ad avere con Gesù Cristo vivo e risorto. E le pagine del Vangelo ci servono per interpretare, per aiutarci a decifrare ciò che accade nella nostra vita. In un certo senso, potremmo quasi dire che il Vangelo è una grande parabola che descrive la nostra vita, il nostro cammino di fede, segnato sempre da molti dubbi e molte incomprensioni e delusioni, proprio come Maria di Magdala, che triste se ne va al sepolcro dove era stato deposto il cadavere di Gesù. Il suo cuore è impaurito, ma ecco un angelo gli porta un annuncio. Il Vangelo ci parla di angeli in molte occasioni, ma noi non sappiamo come comprendere questo linguaggio. È impossibile descrivere la forma di un angelo, così come sarebbe difficile per noi descrivere il modo in cui Dio parla al nostro cuore, il modo in cui viene a confortarci. A volte attraverso un pensiero, una persona che incontriamo, o forse un semplice segno della natura, magari viene sul davanzale un pettirosso a fischiettare e noi non sappiamo dire esattamente cosa accade, ma riceviamo un segno che ci sprona a non fermarci nel lutto, a rialzarci, a riprendere il nostro cammino. È Dio che ti dice oggi di risollevarti, di non avere paura, perché è morta la morte. Gesù
crocifisso non è qui, è risorto. Riprendi il tuo cammino, perché lungo il cammino Lui tornerà a manifestarsi, Lui continuerà a guidarti. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi in questo santo giorno di Pasqua. Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio, che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E vi ringrazio per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica di Pasqua. Ciao ciao e abbi cura di te. Ave Maria. Pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame, e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna, e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia. E in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura
per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello, gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere il lacerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio. Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico
E quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista, significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, tutto sembrava irrimediabilmente finito. Nel pomeriggio del venerdì i discepoli avevano accompagnato al sepolcro il corpo esanime di Gesù e lo avevano deposto in fretta, perché con il vespro, a Gerusalemme, tutto doveva fermarsi per il grande sabato. La domenica, prima dell'alba, Maria Maddalena si reca al sepolcro. I sepolcri giudaici di una certa importanza erano formati da due piccoli ambienti comunicanti. Su di un banco di pietra era adagiato il cadavere e una grande pietra circolare chiudeva l'ingresso. Maria Maddalena vide la grande pietra rotolata a terra e pensò che i nemici di Gesù, dopo averlo odiato senza ragione, avessero inflitto l'ultimo oltraggio, rubando la salma di Gesù per sottrarla all'amore dei discepoli. E così Santa Maria Maddalena corre dai discepoli a recare la triste notizia del trafugamento. Pietro e Giovanni corsero al sepolcro, correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo, ovvero Giovanni, corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Questo particolare è pieno di significato. Questa corsa simboleggia la nostra vita. Corre più veloce chi più ama. Giovanni, che era il discepolo prediletto, il quale durante l'ultima cena posò il capo sul cuore di Gesù, amava il Maestro divino con tutta la sua anima e corse più veloce di Pietro. L'amore ci fa correre, anzi volare. L'autore del libro delle imitazioni di Cristo afferma chiaramente: chi ama vola, corre ed è così libero che nulla può trattenerlo. E poco prima, inoltre, dice: grande cosa è l'amore, bene sovranamente grande, che solo può rendere lieve ciò che pesa. L'amore porta il peso senza sentirlo e rende dolce e squisito ciò che è amaro. Prima di lui, Sant'Agostino sosteneva: quando si ama non si fatica, o se si fatica, questa fatica è amata. L'amore fece giungere Giovanni per primo al dono della fede. Infatti, appena entrò nel sepolcro, Giovanni vide e credette. Vide il sepolcro vuoto e credette nella risurrezione di Gesù. L'amore di Dio è il tema principale di queste letture. Nel Vangelo abbiamo visto come l'amore aprì il cuore di Giovanni al dono della fede,
Nella seconda lettura vedremo come l'amore innalza i nostri cuori alle realtà celesti. Infine, nella prima lettura, vedremo come l'amore ci sospinge ad annunziare Cristo ai nostri fratelli. Se Cristo è veramente risorto, allora tutto deve cambiare nella nostra vita. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a una verità così importante. Se vogliamo che Cristo risorga anche in noi, dobbiamo morire al peccato. Dobbiamo chiudere definitivamente con il nostro passato e risorgere a una vita nuova. Ecco il modo giusto per celebrare anche noi la Pasqua. La parola Pasqua significa passaggio. Gli ebrei celebravano il passaggio dalla schiavitù egiziana alla libertà. I cristiani celebrano il passaggio di Cristo dalla morte alla vita e insieme a questo il loro passaggio dalla morte del peccato alla vita della grazia. Un cristiano che vive abitualmente in peccato mortale non ha ancora celebrato veramente la Pasqua. Egli vive ancora nel sepolcro dei suoi peccati e per lui l'alba della risurrezione non è ancora spuntata. Facciamo ora un piccolo paragone che mi auguro ci possa aiutare per comprendere il valore di questa festa. Gesù entrò nel sepolcro che era morto e ne uscì vivo e glorioso. Così, in un certo senso, avviene con il sacramento della confessione. Entriamo nel confessionale che siamo morti spiritualmente, in peccato mortale, e dopo una buona confessione ne usciamo che siamo vivi, in grazia di Dio. È nel confessionale, passi questa espressione, che noi celebriamo la nostra Pasqua, ovvero il nostro passaggio dalla morte del peccato alla vita soprannaturale. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera. O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, concedi anche a noi di risorgere con te per poter incominciare insieme con te una vita nuova, luminosa e santa. Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento che tu operi nelle anime che ti amano. Fa che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall'unione con te, risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. Tu che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini orizzonti infiniti di amore e di grazia, suscita in noi l'ansia di diffondere, con la parola e con l'esempio, il tuo messaggio di salvezza. Donaci lo zelo e l'ardore di lavorare per l'avvento del tuo regno. Fa che siamo saziati dalla tua bellezza e della tua luce e bramiamo di congiungerci a te per sempre. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore risorto vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Pasqua di Risurrezione, domenica della grande gioia. Ma che cosa fa grande una gioia? La lotta per ottenerla. Le sofferenze che si sono vissute prima di raggiungere un traguardo, le delusioni subite prima di vedere realizzate le promesse attese. Quando Maria di Magdala giunge al sepolcro, già afflitta per la morte di Gesù in croce, lo sconforto aumenta.
al vedere il sepolcro vuoto. Maria pensa: hanno rubato il Signore, ci hanno tolto la gioia, non c'è più motivo di avere speranza. Allora Maria scappa incredula, incapace di comprendere, perché lo vuole fare al modo razionale, al modo del mondo, ma la fede non è questione di ragione. Credere in Dio è un atto di fede e la fede permette di accorgerci quello che Dio opera nella nostra vita. Il mistero della risurrezione è un evento talmente grande, talmente incomprensibile alla ragione, che la Chiesa ci permette di vivere la domenica di Pasqua in 50 giorni che anticiperanno poi la grande domenica della Pentecoste, in cui lo Spirito Santo ci sigillerà in quella fede nella quale noi stiamo credendo. Saranno tanti i racconti della risurrezione che ascolteremo per 50 giorni, tutte testimonianze di quanti hanno incontrato il risorto e si sono lasciati sconvolgere la vita da questo incontro. Tutti questi racconti sono testimonianze del fatto che anche ai tempi di Gesù era impossibile, era difficile credere a un evento del genere, quello della risurrezione. Ma se Cristo non fosse risorto, direbbe San Paolo, inutile sarebbe la nostra fede. Ma se Cristo non fosse risorto, allora come potrebbe essere così forte il cristianesimo? Da chi attingerebbero forza i martiri per compiere il loro martirio? Ma soprattutto da chi attingerebbero l'esempio i santi per dare a noi un esempio di vita con la propria vita? Non lasciamoci prendere dalla tentazione di spiegare la fede con la ragione, altrimenti smetterebbe di essere tale. La fede è credere in chi dice di amarci e in fondo vuole solamente che ricambiamo in modo gratuito e disinteressato questo amore. Magari potremmo iniziare proprio a farci gli auguri pasquali al modo orientale. Cristo è risorto e insieme rispondiamo: è veramente risorto. Pasqua di Risurrezione, domenica della grande gioia. Ma che cosa fa grande una gioia? La lotta per ottenerla. Le sofferenze che si sono vissute prima di raggiungere un traguardo, le delusioni subite prima di vedere realizzate le promesse attese. Quando Maria di Magdala giunge al sepolcro, già afflitta per la morte di Gesù in croce, lo sconforto aumenta al vedere il sepolcro vuoto. Maria pensa: hanno rubato il Signore, ci hanno tolto la gioia, non c'è più motivo di avere speranza. Allora Maria scappa incredula, incapace di comprendere, perché lo vuole fare al modo razionale, al modo del mondo, ma la fede non è questione di ragione. Credere in Dio è un atto di fede e la fede permette di accorgerci quello che Dio opera nella nostra vita. Il mistero della risurrezione è un evento talmente grande, talmente incomprensibile alla ragione, che la Chiesa ci permette di vivere la domenica di Pasqua in 50 giorni che anticiperanno poi la grande domenica della Pentecoste, in cui lo Spirito Santo ci sigillerà in quella fede nella quale noi stiamo credendo. Saranno tanti i racconti della risurrezione che ascolteremo per 50 giorni, tutte testimonianze di quanti hanno incontrato il risorto e si sono lasciati sconvolgere la vita da questo incontro. Tutti questi racconti sono testimonianze del fatto che anche ai tempi di Gesù era impossibile, era difficile credere a un evento del genere, quello della risurrezione. Ma se Cristo non fosse risorto, direbbe San Paolo, inutile sarebbe la nostra fede. Ma se Cristo non fosse risorto, allora come potrebbe essere così forte il cristianesimo? Da chi attingerebbero forza i martiri per compiere il loro martirio? Ma soprattutto da chi attingerebbero l'esempio i santi per dare a noi un esempio di vita con la propria vita? Non lasciamoci prendere dalla tentazione di spiegare la fede con la ragione, altrimenti smetterebbe di essere tale. La fede è credere in chi dice di amarci e in fondo vuole solamente che ricambiamo in modo gratuito e disinteressato questo amore. Magari potremmo iniziare proprio a farci gli auguri pasquali al modo orientale. Cristo è risorto
e insieme rispondiamo: è veramente risorto. Regina Celi letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. ora pro nobis Deum, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria.
Buonasera e benvenuti a Ciconins. Buonasera, bentrovati qua sulle colline di Ciconico per la 44esima edizione della Sacra Rappresentazione della Passione e Morte di Cristo. Per noi ciconichesi questo Venerdì Santo è speciale perché finalmente possiamo ritornare a fare la nostra Sacra Rappresentazione nel giorno suo, nel Venerdì Santo, nel giorno in cui Cristo è morto. Ora, per noi questa passione è anche un po' ecumenica, è anche inclusiva perché ognuno la vive con il suo sentimento, chi con spirito di fede e chi invece con agitazione, no Gioele? E chi invece magari più come non dico un teatro, ma una rappresentazione scenica, un atto di performing art. Ecco, allora che qui c'è posto per tutti, sia a farla che a vederla. Questo è un invito non solo per voi che siete qui a vederla, ma anche per gli altri ciconichesi, per le persone delle comunità vicine che vogliono avvicinarsi a questa rappresentazione. Ora tu verrai liberato. Ecco. Puoi tenerlo per mano, per favore? Grazie. Voi sapete che la rappresentazione di Ciconico è inserita in una rete di passioni italiane ed europee. E con la rete di passioni italiane che si chiama Europassione per l'Italia stiamo portando avanti un percorso di riconoscimento di questa rete come patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO e probabilmente la candidatura verrà avanzata al Ministero della Cultura proprio quest'anno. È stato un percorso lungo, ma noi crediamo che in queste passioni, in tutte queste passioni che vanno, in queste realtà che vanno dal nord al sud Italia, dalla Valle d'Aosta, dal Friuli fino giù in Sicilia, ci siano vari valori, non solo quello culturale ma anche quello aggregativo. Ed è appunto quello aggregativo molto importante in questi giorni in cui probabilmente, auspicabilmente, usciamo pian piano dalla pandemia, riusciamo a ritrovarci, riusciamo a rivivere ciò che c'era prima con le stesse modalità di prima e con la stessa libertà, permettetemi di dire. Ecco, io allora passo adesso un attimo la parola a Don Daniele Caligaris, che è il parroco qua di Fagagna, che ci dà un saluto e ci fa magari un augurio pasquale, insomma. Grazie. Buonasera a tutti. Da 40 giorni sono qua in queste colline di Fagagna, parroco di Fagagna ma anche di Ciconico e Vilalta, e questa sera immerso in questa sacra rappresentazione che non ho avuto mai l'occasione di alla quale non ho avuto mai l'occasione di poter assistere perché impegnato nelle celebrazioni liturgiche. Quando mi hanno detto di questo tema di quest'anno, processo a Gesù, ecco, mi sono venute alla mente immagini e una frase di un film che è stato fatto proprio su questo tema del processo a Gesù, che era "Tu lo condanneresti?". E allora forse questa sera, ascoltando le parole, osservando le scene, ecco, questa domanda vorrei che fosse presente nel nostro cuore, nella nostra mente. Tu lo condanneresti? Da che parte ti poni? Ecco, abbiamo tutto il tempo, credo, per approfondire questa domanda, come è stato detto prima, da credenti, da non credenti, perché questa domanda riguarda tutta l'umanità, proprio in questo momento nel quale noi stiamo attraversando, in cui, ecco, il mondo ha bisogno di verità e di luce. E allora così rispondiamo a questa domanda, se ci è possibile. Auguro a tutti i figuranti, così li avete chiamati, o artisti, forse no? Certamente a chi ha ideato questo spettacolo, al regista, ecco, di essere provocati da questa domanda, di dare il meglio di voi stessi
perché anche noi possiamo essere aiutati a rispondere. Grazie. Grazie Don Daniele, e io devo ringraziare anche tutti coloro che sostengono l'associazione culturale Un Gruppo di Amis e la Via Crucis di Ciconico, dalla comunità collinare alla regione, all'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia, e al comune di Fagagna, ecco, e anche agli enti privati. Io voglio ringraziare per la loro presenza qui il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, i consiglieri regionali Leonardo Barberio, Massimo Moretuzzo, Mauro Di Bert, il sindaco e il vice sindaco del comune di Fagagna, il presidente dell'Unione Gruppi Folcloristici Claudio Degano, e tutti voi che siete intervenuti qui. Qualche ultima indicazione, poi iniziamo. La rappresentazione durerà circa un'ora. Io vi chiedo la cortesia, se ci sono dei fotografi, di non venire troppo vicino, anche perché ci saranno dei movimenti qua nell'intorno di questo palco, e vi chiedo la cortesia, se possibile, di spegnere i telefoni cellulari per non causare interferenze. Bene, io credo di aver detto tutto. Oltre a di nuovo grazie, auguro a tutti una buona serata e una serena Pasqua. Grazie Mandi. Andiamo. Questa sera qualcuno di voi mi tradirà.
Rispettabili ascoltatori, quella a cui assisterete stasera sarà una rappresentazione insolita. Noi celebreremo ancora il processo a Gesù di Nazaret. Ci domanderemo: Gesù di Nazaret era innocente o colpevole secondo la legge giudaica? Fu o no condannato ingiustamente? Discuteremo liberamente, a cuore aperto. Siamo qui per sapere quello che accadde lassù, voglio dire sul Monte Calvario. Cosa accadde veramente? Come avvennero i fatti allora, i fatti di Gesù di Nazaret? Perché è accaduto? Perché è morto su una croce? Secondo l'accusa, Gesù di Nazaret fu appeso alla croce perché con le sue magie aveva sedotto e sviato il popolo di Israele. In quel tempo regnava in Israele il tetrarca Erode Antipa, ma chi governava veramente il paese era il procuratore romano Ponzio Pilato. Gli ebrei aspettavano da secoli, secondo la promessa dei profeti, il Messia, il Liberatore. Fu allora che Gesù di Nazaret comparve tra il popolo dicendo: il Messia, il Liberatore sono io sono colui che aspettate, ascoltatemi. Di cosa viene accusato Gesù di Nazaret? Il capo d'accusa è in sostanza uno solo. Gesù di Nazaret si è proclamato Messia di Israele e ha svolto una serie di attività sovversive sia in campo religioso che in quello della vita pubblica. Chiedo che il dibattito verta esclusivamente su questi punti. Vedremo. Cominciamo con l'ascoltare la deposizione del sommo sacerdote Caifa. Caifa, dite chi siete. Caifa, sommo sacerdote, presidente del Sinedrio. Volete spiegare esattamente che cos'era il Sinedrio? Il Sinedrio era la suprema assemblea della nazione e il sommo sacerdote, come capo dell'intero sacerdozio, la presiedeva. Quali poteri aveva esattamente il Sinedrio? Il Sinedrio aveva tutti i poteri, tranne quello di eseguire le pene di morte. Cioè? Noi eravamo considerati alleati dei Romani e i Romani per questo ci lasciavano una certa autonomia, non amavano immischiarsi troppo nelle nostre faccende, soprattutto in quelle di carattere religioso. Quando parlate di Romani intendete parlare di Ponzio Pilato? Sì, di Pilato. Pilato, prima della crocifissione di Gesù di Nazaret, aveva già eseguito sentenze di morte per conto del Sinedrio per delitti di impietà o comunque a carattere religioso? Sì, più volte. E con difficoltà? Senza difficoltà alcuna. Fu proprio per questo che non sapemmo spiegarci la sua opposizione quando lo invitammo ad eseguire la sentenza per Gesù di Nazaret, che si era proclamato Messia, figlio di Dio. Piano, non anticipate. Rispondete soltanto alle domande. Voi dite che giudicaste degni di morte degli ebrei per dei delitti religiosi. Di che genere di delitti si trattava? A parte certi ladri di bassa lega, soprattutto profanatori del Tempio, erano sorti in quegli anni molti liberatori, molti profeti, anche qualche falso messia, che si erano dati con gran foga a fanatizzare il popolo. Si trattava di impostori o di esaltati, di profittatori o di fanatici, appunto. Quando avvertiste che il caso Gesù era perlomeno più pericoloso degli altri? Abbastanza tardi. Lo lasciammo predicare indisturbato per quasi 2 anni. E come mai? Niente ci spingeva a intervenire. La sua era una predicazione pacifica. Ma una predicazione che adunava tanti ascoltatori, non la consideraste pericolosa? È vero, gli ascoltatori erano molti, ma chi capiva il senso vero di quelle parole? Nessuno, o quasi nessuno. Sì, ascoltavano, ma non capivano. Come spiegate allora l'aumentare dei seguaci? Le moltitudini lo seguivano. Era un seduttore. Che cosa volete dire con seduttore? Seduttore, un uomo che trascina con sé. Gesù aveva il potere
di portarsi dietro la gente e qualunque cosa dicesse, qualunque cosa facesse, gli credevano. Non aveva bisogno di convincere, perché incantava, che è molto di più. Ce ne accorgemmo anche noi, quando ci fu davanti con tutto il sinedrio schierato. Vi dico che incantava. E a nessuno di voi allora venne il dubbio che questo Gesù di Nazaret potesse essere il vero Messia, se non altro proprio per queste sue straordinarie facoltà di incanto? No, non avemmo mai il benché minimo dubbio. Perché? Perché a quel tempo io già sapevo chi fosse Gesù di Nazaret, figlio di un falegname e di un'umile donna, di nome Maria. E non era certo questa l'origine che le scritture profetizzavano per il Messia. Non ho difficoltà ad ammettere che ad un certo punto lo facemmo seguire dai nostri confidenti durante le sue peregrinazioni. Cominciammo allora a misurare la gravità del pericolo. Precisate in che cosa consisteva concretamente questo pericolo. Fatti, però, lasciamo stare il seduttore. Provocava il disordine, il più pericoloso dei disordini. Quali disordini esattamente? Sobillava, sovvertiva apertamente la legge mosaica. Non più dente per dente, ma il perdono delle offese. Non più la liberazione dall'oppressore, ma dal peccato. Non più il castigo per l'adultera, ma la rimissione delle colpe, perché diceva: chi di voi è senza colpa? E l'uguaglianza? Per la prima volta si sentì annunciare che tutti gli uomini erano uguali. Tutti. Sappiamo, tutto questo lo sappiamo, ma come poteva tutto ciò causare pericolo se poco fa avete detto che il popolo, sì, l'ascoltava, ma non l'intendeva affatto? Subiva ugualmente il fascino di quelle parole. Credeva. Ecco il pericolo nuovo. Credere. La fede in altre cose, in altre verità, in un mondo diverso, nuovo. Ecco il disordine. Eppure dovettero esserci anche dei veri disordini, materiali disordini, se fu necessario l'intervento del procuratore romano. E allora perché non si ascolta il procuratore romano? Va bene, ascoltiamo pure il procuratore di Roma. Ponzio Pilato. Dico Ponzio Pilato. Tenete presente che io non sarei ebreo. Sì, certo. Parlateci dei disordini procurati da Gesù di Nazaret. A dire il vero, non ci fu alcun disordine da imputargli. Posso anzi aggiungere che le relazioni su Gesù erano tutte improntate a simpatia e ad ammirazione. Noi non avevamo motivo di temerlo. Non era certo lui col suo seguito di povera gente che avrebbe potuto crearci dei fastidi. Del resto, lui stesso lo diceva: la mia non è una rivolta civile, ma interiore. Che cosa diceva di voi Gesù di Nazaret? Non mi sono mai curato di saperlo. Però a chi cercò una volta di metterlo nei guai con una domanda insidiosa, rispose con quel: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Che nella sua chiarezza, scusatemi, mi pare una risposta più romana che giudaica. Ne riparleremo. Cominciamo a sentire altri testimoni. Quali? Facciamo altre domande. Quali? Cominciamo a sentire la madre. Quale madre? La madre di Gesù, Maria di Nazaret. Ah sì, certo, naturalmente è la madre di Gesù. Maria di Nazaret, avanti. Signore e signori, state bene a sentire. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e Dio siamo così angosciati. Ti abbiamo cercato dappertutto. Ed egli rispose: perché vi preoccupate tanto di me? Non sapete che devo curare le cose del Padre mio che sta nei cieli? Quanti anni aveva quando accadde questo? 12. Accadde quando andammo tutti e tre a Gerusalemme per la Pasqua. Lo trovammo che parlava con i sapienti del Tempio, che lo circondavano ammirati.
Siete ben sicura che si trattasse dei dottori del Tempio e non dei pellegrini che vengono dalla campagna per le feste? Erano dottori. Come avrei potuto confondere dei sacerdoti con dei contadini? Predicava nel Tempio come un bambino prodigio. Vi eravate già accorta che era un bambino prodigio il vostro Gesù? Oh, non era davvero come tutti gli altri. E perché? Fin da piccolo, all'età in cui i bambini si attaccano ancora alla sottana della madre e non la lasciano nemmeno per un istante, Gesù se ne stava spesso da solo, in disparte, e faceva molte cose senza di me. Io mi accorsi ben presto che, seppur così bambino, aveva già certi pensieri, da cui io ero esclusa. Questa non fu per caso una vostra idea, una suggestione di madre? Ogni madre in cuor suo vede il proprio figlio come una creatura straordinaria. No. Quanto sarebbe stato più semplice il mio compito se Gesù fosse stato davvero come tutti gli altri. Allora ditemi, dove aveva imparato tutto quello che insegnò ai dottori del Tempio a 12 anni? Non saprei. Evidentemente avrà letto le Sacre Scritture. Ma non sapeva leggere a quell'età, non era mai andato a scuola. Non importa che non sia andato a scuola, basta che qualcuno gli abbia raccontato queste favole meravigliose. Dovete essere stata voi o il padre Giuseppe? No. E allora? Chi rese il fanciullo fanatico dei libri sacri? Chi gli mise in testa l'idea di un messia che doveva giungere? Chi lo fece fantasticare? Chi lo esaltò? Forse, a vostra insaputa, qualcuno montò la testa al fanciullo. Non lo credo. La sua vita la conoscevamo bene e conoscevamo bene anche la gente del paese. Non c'era nessuno che avrebbe potuto montargli la testa, come dite voi. Un paese piccolo e una vita ritirata la nostra. Sapreste? Allora, che spiegazione trovaste a quello che successe nel Tempio? Nessuna spiegazione. La sapienza di quel mio figlio ancora bambino era un mistero. Sì, proprio un mistero. Allora ricominciai a tremare. Ricominciaste a tremare. Perché ricominciaste? C'era già stato qualcos'altro prima che vi aveva fatto tremare. Com'era nato quel mio figlio, fu il mio primo grande tremore e il primo mistero. Un altro mistero, una catena di misteri. Io potrei dire favole, delle straordinarie, magnifiche favole. Vorrei che si evitassero i commenti personali. Giusto. Procediamo. Chiedo che venga a deporre Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Giuseppe, volete confermare se la promessa che legò a voi Maria di Nazaret come sposa contemplava anche l'impegno vero, l'impegno peraltro da voi assunto liberamente, di custodire e proteggere in casa vostra una vergine? Sì, lo confermo. Io fui contento di proteggerla e di viverle accanto. Mi piaceva vivere all'ombra di Maria. Il suo sguardo, il suo sorriso, il suo respiro bastarono al mio amore. Parlateci dell'evento. Io in quella stagione ero lontano da casa per dei lavori nel porto di Cafarnao. Era la vigilia della giornata festiva quando mi incamminai verso casa ed arrivai che faceva notte. La nostra casa era silenziosa e subito pensai che Maria si fosse addormentata prima del mio arrivo. Invece mi accorsi che era seduta sotto l'albero dietro casa. Io la guardai timoroso, ma lei subito mi chiamò. Giuseppe, avvicinati. E fu proprio con queste parole che mi accolse. È vero? Sì, Giuseppe. Tutto si è proprio avverato. Avverato? Che cosa si è avverato? Sto per avere un figlio. Cosa? Ora capisco il patto. Ecco la ricompensa alla mia fede.
Che cosa è mai diventata la mia casa? Non posso più restare. Ti supplico, Giuseppe, ti scongiuro, non lasciarmi così. Tu non puoi crederlo, lo so, ma devi ugualmente credere, anche se ti serve una fede più grande di te. Devi credere, devi. Ero deciso a non rimettere più piede nella mia casa. Poi la stanchezza mi vinse e mi prese il sonno lì, in mezzo al prato dove ero andato a meditare sulla mia sorte. E nel sonno, ecco, mi apparve una figura luminosa. Fu un sogno o un'apparizione? Fu un sogno, ma così chiaro che quando mi risvegliai mi sembrò proprio un'apparizione. Dicevate della figura luminosa. Sì, luminosa. Mi fu vicina e mi disse: hai torto di dubitare della tua sposa. Maria metterà al mondo un figlio per volontà di Dio. Lo chiamerai Gesù. Egli sarà il salvatore del tuo popolo. Torna a casa, uomo giusto. Giuseppe, credeste a quelle parole che vi sembrò di aver udito in sogno? Sì, ho voluto credere quello che nessun altro avrebbe forse mai creduto. Ho voluto sperare che proprio nella mia casa si sarebbe avverata la grande speranza di Israele. E da quel momento cominciai a proteggere la madre e il figlio e custodii nel mio cuore, il mistero della sua nascita. Non vorrei però che ci lasciassimo influenzare da un clima o da un'atmosfera. Accade quello che avevo previsto. Ci stiamo addentrando sempre più verso la strada dei miracoli, dei misteri, delle apparizioni. Non vorrei essere giudicato irriverente se torno a dire favole. D'altra parte, se vogliamo continuare a esaminare il caso di Gesù di Nazaret, non possiamo sorvolare su alcuni aspetti straordinari della sua vita. Meglio affrontarli. Io propongo che la questione dei miracoli venga affrontata apertamente. Va bene. Venite pure avanti, Maria. Ascoltate, Gesù aveva 30 anni quando lasciò il paese e continuò quella che si è soliti chiamare la sua vita pubblica. Sì. Come vi lasciò e quando lo rivedeste? Ma nei primi tempi tornava a casa ogni 3 o 4 giorni perché se ne andava nelle vicinanze. Solo? Sì, nei primi tempi solo. Ma poi una sera torno a casa con 3 amici. Pietro, Giacomo e un giovinetto di nome Giovanni. Si fermarono da noi e io dovetti preparare loro dei pagliericci perché potessero dormire. Proprio in quei giorni fummo invitati ad un pranzo di nozze in un paese vicino, a Cana. Andammo, Gesù con me e i suoi 3 compagni. E durante il banchetto, in mezzo ai canti e ai brindisi degli invitati, Gesù fece il suo primo prodigio. Mutò l'acqua in vino. Lo fece quasi di nascosto, ma io lo sapevo. Io e i servitori. Il giorno dopo ripartì e le sue lontananze si fecero più lunghe. Mi dicevano che predicava il regno di Dio e che in molti lo seguivano. Aveva ormai trovato la sua strada. La sua strada. Chiamiamola pure la strada dei miracoli. Illustriamoli allora. Ma sono tanti, sono perfino troppi per essere tutti buoni. Ce n'è comunque di tutti i gusti. Pesche miracolose, tempeste placate, malati che guariscono, storpi che si mettono a camminare, ciechi che riaprono gli occhi alla luce del sole, perfino morti che ritornano in vita.
Comunque, se si vuole prima analizzare la natura di questi miracoli, avanti, si chiamino a deporre i testimoni diretti. Pietro, Giovanni e Tommaso, quello che volle toccare con mano. Vengano pure avanti. Passiamo all'interrogatorio. Vorrei intervenire il meno possibile. Vorrei che fossero loro a parlare. Tu, Pietro, racconta di un miracolo di Gesù, uno qualunque, quello che ti è piaciuto di più, quello che di più ti ha colpito, un miracolo che hai visto coi tuoi occhi. Raccontacelo con le tue parole. Avanti. Non vorrei che credeste che i miracoli fossero la principale occupazione di Gesù. Ah no? No, vi sbagliate. Prendo atto della vostra affermazione. Dunque Gesù faceva miracoli senza dar loro gran peso. È questo che volete dire? Sì, li faceva quasi a malincuore. Anche se non volete credermi, io vi dico che Gesù diventava triste quando la gente gli chiedeva un prodigio. Sembrava dire, ecco, non capiscono che questo linguaggio. E allora si nascondeva e scappava perfino. Una volta che la folla si accalcava sulle spiagge del lago di Tiberiade e in un momento di entusiasmo voleva proclamarlo re, Gesù fu costretto a salire su una barca e a prendere il largo. E quando giunse alla sponda opposta, trovò anche lì la stessa gran folla che l'aspettava. E allora riprese a parlare, a predicare, e continuò finché si fece notte. Ecco quello che Gesù faceva con grande entusiasmo. Parlare, spiegare. Gesù si accaniva, si esaltava e si commuoveva a spiegare. È vero che la gente, nonostante le sue parole, non capiva quasi niente di quello che diceva? È vero, ma non se ne andava. Rimaneva lì, al sole, per ore, senza mangiare, senza bere, senza riposare, per ascoltarlo, anche se non lo capiva. Insomma, era per i discorsi o in attesa dei miracoli che la gente attendeva con tanta pazienza? I veri miracoli di Gesù furono le parole, gli annunci, i suoi messaggi. Prendiamone atto. È importante e forse è vero. Però siamo stati esortati dal Presidente a parlare dei miracoli. Tu, Pietro, dovevi raccontarci qualcosa. Ma avevo già cominciato a raccontare di quella volta che era fuggito su una barca e poi era disceso all'altra riva del lago. Erano 3 giorni che parlava e parlava. Alla sera andiamo da lui e gli diciamo: maestro, smetti un po' di predicare, la gente così potrà andare nei villaggi vicini a mangiare un boccone. E Gesù sembrò accorgersi solo in quel momento che la folla aveva digiunato per ascoltarlo e subito si commosse. Non mandateli via, ci disse, fateli riposare e distribuite quel che avete. Ma noi non avevamo niente, un po' di pane e qualche pesce, era proprio niente per tutta quella gente e glielo dicemmo. Ma lui ci disse: date tutto quello che avete, date. E allora noi cominciammo a distribuire quei pochi pani e quei pochi pesci. E i pani e i pesci non diminuivano, ma aumentavano. E noi a dare sempre. E sorridevamo tra noi discepoli perché solamente noi sapevamo del miracolo, solo noi. E quando torniamo da lui ed egli ci chiede: non hanno più fame? Noi gli diciamo di no, che la gente è sazia, il cibo è bastato a tutti e ce n'è anzi avanzato. Egli quasi tra sé disse: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. E beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Basta! Questo processo ci sta sfuggendo di mano. I prodigi, i sogni, le voci, i miracoli. Ma quale folla? Quanti mai potevano essere? E chi ci dice che ognuno non avesse la propria provvista come solita fare la povera gente quando parte per un viaggetto? L'involto, la sporta, il cartoccio e quel poco di provvista che ognuno aveva fu messo in comune e bastò per tutti. I pochi pani e pochi pesci erano quelli degli apostoli. Dopotutto la gente dovette mangiare col proprio. Dov'è il miracolo?
Voi inventate. Non invento, interpreto, do spiegazioni logiche e razionali. E il figlio della vedova di Naim, era già morto quando Gesù la incontrò. Il funerale si era già incamminato e il dolore di quella donna che piangeva impietosì Gesù. Disse: donna, non piangere, io vi dico che ero proprio lì accanto. I portatori si erano fermati e gli avevano deposto ai piedi la bara. Fanciullo, io ti dico, levati su. E il ragazzo si muove, si alza e incomincia a parlare. Disse Gesù: ecco madre, io ti rendo il tuo figliuolo. Cosa c'è qui da interpretare? Che spiegazione logica vuoi trovare? Che il bimbo non era morto, ma solo addormentato. Queste, proprio queste, furono le parole che Gesù invece disse in un'altra occasione. La fanciulla non è morta ma dorme, le disse in casa di Gairo, il capo della sinagoga, al quale era da poco morta la figlia. Non è morta ma dorme. Noi crediamo che il mondo non sia morto, ma solo addormentato. Voi non avete creduto a niente, voi non avete creduto ai miracoli, voi li avete visti ma non ne siete stati persuasi. Come puoi accusare di questo? Sono affermazioni gratuite, bel modo di fare l'inchiesta. È l'unico modo per non restare impigliati nel misticismo e nelle favole. E lo proverò. Voi dunque asserite di aver creduto fermamente ai miracoli, lo confermate? Certo. Sì. Senz'altro. Come mai allora tu, Pietro, hai rinnegato e più volte questo Gesù portentoso che aveva fatto tanti miracoli sotto i tuoi occhi? Rispondi, lo hai rinnegato sì o no? Sì, l'ho rinnegato. E tu? Tu, Tommaso, hai creduto così poco a quei miracoli che ti sei rifiutato di prestar fede alla notizia che Gesù fosse risorto. Hai detto, non lo credo. Se non lo vedo, non lo credo. Difatti, hai voluto toccare con le tue mani il suo corpo e le sue ferite. I miracoli che avevi visto non ti erano serviti a nulla. Sì, è vero, dubitai, ma quando vidi e toccai, mi pentii di aver dubitato e ritornai a credere. Ricordati che vedeste e toccasti le ferite di un vivo, non di un morto. No, di un risuscitato da morte. Beh, questo del risuscitato resta da vedere, da provare, e lo vedremo. E tu? Tu, Giuda, vieni avanti che è il tuo turno. Tu, Giuda, che pure li avevi visti quei miracoli, non hai esitato a venderlo e a tradirlo, l'uomo dei miracoli. È vero? È vero. È vero. E che vuol dire? Pensiamoci insieme, ragioniamo. Come si poteva tradire un uomo che crediamo veramente capace di compiere degli autentici miracoli? Impossibile, perché se davvero avessero creduto, non avrebbero osato. Ecco il punto. Avreste avuto paura. Paura del suo castigo, paura della sua vendetta. Perché invece l'avete fatto? Perché sapevate che quelli che accadevano non erano veri miracoli, ma soltanto suggestioni, per cui, quando venne il momento di tradirlo e di rinnegarlo, lo faceste, certi della vostra impunità. Voi, i discepoli, siete la prova più schiacciante contro i presunti miracoli di Gesù di Nazaret. Non è vero! Non fateci dire quello che non abbiamo mai detto. Noi credemmo in lui. Noi credemmo nei miracoli che faceva. Perché allora non moriste tutti con lui? Per lui? È vero, non morimmo. Anzi, lo rinnegammo. Chi apertamente come me, chi con la fuga o rinchiudendosi in casa. Io dissi, non lo conosco. Non l'ho mai visto, non sono dei suoi. Disprezzatemi pure. Ma quello che io forse non sarò in grado di farvi capire è che si può allo stesso momento credere e tradire.
Amare e rinnegare, sì, ve lo dico io che si può. L'amavo io, quando dicevo non l'ho mai visto, non lo conosco, l'amavo sempre. Ma perché allora? Perché è così, senza un perché. Eravamo deboli. Perché non volete tener conto di questo? Che fummo deboli, tremanti, che avemmo paura. Vili, dei discepoli vili, d'accordo, non eravamo degli eroi, lui lo sapeva. Quando lo vedemmo preso, picchiato, sanguinante, sconfitto, aspettammo da lui il gesto, una luce, una voce che venisse dal cielo e umiliasse il nemico. Ma il miracolo non venne. Fu allora che ci prese la paura. Sì, avemmo tutti paura. Lo abbandonai. Eppure, dovete credermi, gli volevo ancora bene. Credevo che fosse il Messia. Io invece non lo credevo più. Quando lo consegnai in mano al Sinedrio, non avevo più alcun dubbio. Gesù di Nazaret non era il Messia che aspettavamo. Non era lui che avrebbe liberato il nostro popolo. Tutti mi considerano il più mostruoso dei traditori, lo so bene, ma ci si sbaglia sul mio conto. Non sono stato un volgare traditore, sono stato soltanto un uomo coerente. Come? Ripetete. Coerente, ho detto. Spiegatevi. Quando non ebbi più fede in lui, sentii che era mio dovere darlo in mano alla giustizia. E lo feci. Parlate di dovere. Sì, di dovere. Perché se Gesù non era colui che avrebbe liberato il nostro popolo dalla servitù, diventava all'improvviso il più tenace oppositore di questa riscossa. Mi appariva come un rinunciatario e anche pericoloso per l'ascendente enorme che aveva sul popolo. Quando me ne convinsi, lo diedi in mano alle autorità per il bene del mio paese. Del resto, molto prima che io lo tradissi, lui aveva tradito noi. Lui aveva tradito me. Te? Sì, con delle promesse non mantenute. Come quando entraste in contatto con Gesù di Nazaret? Fui uno degli ultimi a far parte del gruppo dei discepoli. Gesù attirava già le folle quando io mi inserì. E quel gruppo di seguaci era quanto mai disperso e disorganizzato. Io entrai e li organizzai. Chi ti vuol togliere questo merito? Lo sappiamo bene che foste l'amministratore, il tesoriere. Il denaro era in mano vostra, no? Giusto, ma non sapete una cosa. Non sono stato soltanto l'amministratore, ma il finanziatore. Come? Spiegatevi. Volentieri. Io impiegai tutto il mio per amministrare e mantenere la vita degli apostoli. Come mantenere? Mantenere, semplicemente. Da principio la vita era dura. Predicava, la gente ascoltava, ma poi se ne andava. Passarono dei mesi e mesi prima che ci prendessero sul serio. Come movimento organizzato non esisteva ancora, fino al giorno in cui arrivai io, è vero? Ma nonostante questo, io credetti fin dal primo giorno che quel piccolo gruppetto capeggiato da Gesù avrebbe potuto appiccare il fuoco della riscossa al nostro paese. Lo credetti con tutte le mie forze. E per questo dissi loro: voi badate a parlare, a predicare, a far proseliti. Voi viaggiate in tutto il paese, non pensate ad altro. Smettetela di lavorare e lasciate le vostre attività. D'ora in poi io mi occuperò di farvi vivere. Il mio denaro è vostro. E solo così diventammo un gruppo. È vero? Sì. Sì, è vero. Mise in comune tutto il suo. Questo doveva darvi una posizione di preminenza in seno al gruppo. Da principio sì, ma poi, quando cominciarono a giungere le offerte dei seguaci e non ebbero più bisogno di me, iniziarono a guardarmi meno benevolmente. E i motivi di questo atteggiamento mutato? Il risentimento, forse inconsapevole, verso chi li aveva amministrati, verso chi aveva organizzato le loro vite. Quando il gruppo pensò di poter essere indipendente, iniziò a considerarmi con altro animo. Mi rimproverarono di non intendere la parola di Gesù. No, Giuda, non era un pretesto.
Ti spiegammo il perché. Perché? Perché ero il lui- banchiere, il mercante, per questo non potevo intendere. Sì, insomma, mi fecero capire che avevo fatto il mio tempo e che non c'era più bisogno di me. Loro, gli apostoli, ammettiamolo per un momento, ma Gesù? Gesù no. Gesù continuava a darmi fiducia, a lasciarmi fare. Ma loro mi avevano isolato e mi sentii inutile. Proprio tu, Giovanni, fosti il più aspro verso di me. Mi facesti sentire più degli altri la tua superiorità intellettuale. No, lui si mise contro di me, apertamente. Non c'è alcun dubbio che qualcuno al Sinedrio seppe delle nostre divergenze e ne approfittò per indurlo al tradimento. Adolescente e presuntuoso anche. Dunque, io avrei agito più per una rivalsa verso di te che per un'opposizione a Gesù? Sì. Ma su questo punto può parlare il gran sacerdote Caifa, se crede. Su quale punto? Sul prezzo del tuo mercato? Su quel che passò di segreto tra di noi, gli ultimi giorni. Passò di segreto? Non passò niente, non passò proprio niente. Che può passare di segreto tra noi del Sinedrio e te, Giuda Iscariota? Evidente, non vuol parlare. Ma vi giuro che ci furono parlamentari e intese a quel tempo, anche se Caifa vorrà smentirle. Parla, di quel che è successo in quei giorni. Quando entrammo a Gerusalemme, prima della Pasqua, e fummo accolti con fiori e drappi stesi per terra, io ero ormai convinto che Gesù avesse abbandonato ogni proposito di risollevare Israele. E fu proprio in quei giorni che fui convocato dal Sinedrio. È vero? Non nego che qualcosa del genere possa essere accaduto. Non lo nega. In una riunione tra anziani, all'indomani dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, s'era infatti deciso di giungere a un accordo con lui. Noi l'avremmo lasciato predicare liberamente, purché, nei suoi discorsi, avesse precisato che il regno che ognuno doveva conquistare era quello di Israele. Avrei dovuto riferire a Gesù i termini della proposta. E dico subito che avrei fatto tutto quanto stava in me per indurlo ad accettare. Se Gesù avesse accettato, mi sarebbero rinate tutte le speranze. Ma quali speranze? Non capisco. Ma come fate a non capire? Se Gesù, d'accordo con i sacerdoti, avesse accettato di predicare la rivolta del popolo di Israele, io sarei tornato al suo fianco, sarei stato il suo primo generale, la mia vita avrebbe avuto uno scopo. Invece? E invece niente, non mi fu permesso nemmeno di avvicinarmi a Gesù. E con i rappresentanti del Sinedrio concordammo la cattura. Come potete persuaderci che il vostro gesto fu dettato da un caso di coscienza? Si potrebbe discuterne se non ci fossero quei famosi 30 denari. Non fu un gesto disinteressato il vostro, fu un volgare mercato. Dovete pensare che nell'impresa avevo messo tutto il mio e che m'ero del tutto rovinato. Quei 30 denari mi consentivano di cominciare una nuova attività. Una nuova attività con 30 denari. Che cos'erano 30 denari? Una notte di baldoria, altro che una nuova attività. 30 denari era più di quel che si pensa. E credo che gli ascoltatori siano indotti nello stesso errore vostro. Si dice 30 denari come si direbbe pochi spiccioli. E non è così. 30 denari di quel tempo erano tanti soldi. Comunque il mio non fu un mercato. Non vendetti Gesù per denaro. Caifa, fu o no un mercato? Io seppi che uno dei discepoli era stato corrotto con denaro perché ci consegnasse Gesù. Ecco. Il mio suicidio, impiccato all'albero, dovrebbe perlomeno farvi riflettere. Dovrebbe farvi pensare che c'era ben altro in me, oltre al denaro. Non cercare di alleviare le tue colpe, tu solo hai compiuto il misfatto. Io? Ma voi? Tutti voi? Se l'avessi saputo, sta sicuro che te l'avrei impedito con queste mie mani. Ah, lo so bene, Pietro. Tu l'avresti fatto. Tu sei impetuoso e manesco. Ma gli altri? Io non lo immaginavo nemmeno. Debbo anzi dire che non ti ritenevo capace di tanto. C'era però chi sapeva e non fiatò. E lasciò fare. Chiedo a te, Giovanni. A te che eri l'angelico, il puro tra tutti noi. Ti chiedo,
perché non mi fermasti la sera della famosa cena, quando mi vedesti uscire prima che ci fossimo alzati da tavola? Erano tutti intenti a spiarsi, cercando di capire chi fosse il traditore. Gesù poco prima disse: tra di voi c'è uno che mi tradisce. E ognuno dubitava dell'altro. Nessuno in fondo aveva la coscienza tranquilla. Forse, però tu solo ce l'avevi veramente sporca, perché tu solo andavi a mettere la morte! No, non è vero! Io lo tradivo per 30 denari, però dovete credermi, non pensavo venisse messo a morte, crocifisso! Pensavo venisse isolato, imprigionato. Le cose invece presero una piega diversa. La morte, dovete credermi, non era nei piani, non era prevista. Mi appello a Caifa. Caifa, era prevista la morte di Gesù? Dico a voi, Caifa. No, il Sinedrio non pensava di crocifiggere Gesù quando fece il patto col traditore. Come fu allora che si giunse a tanto? Non potete immaginare quel che successe in noi sacerdoti quando ce lo trovammo davanti e cominciamo ad interrogarlo. Mano a mano che le domande incalzavano, ci rendemmo conto con terrore che non era colpevole di nulla. E le sue risposte, anzi, avevano il timbro non solo della buona fede, ma della verità. Fu allora che avemmo paura. Paura di che? Paura di non poterlo condannare. Questo vi faceva paura. Se quel Gesù fosse uscito dell'innocente e avesse ripreso a predicare, chi gli avrebbe contrastato il passo? Bisognava nasconderlo, farlo scomparire agli occhi del popolo. Ma in che modo? Cercammo qualcuno che ci aiutasse a far tacere, a far scomparire Gesù. Ma la morte non pensavamo ancora. E fu per questa paura che lo mandaste da me. E fu la stessa paura che indusse voi a mandare Gesù da Erode Antipa. No, non fu la stessa paura. Anzi, non fu per niente paura la mia. Fu soltanto pigrizia. Desiderio di non immischiarmi in una faccenda che consideravo di fanatici. Fanatici voi e fanatico lui. Io in fondo non c'entravo. Per questo lo rinviai ad Erode. Ma dopo poco mi ritornò al pretorio. Se Pilato... Dovevo giudicarlo proprio io. Sì, se Pilato avesse imprigionato Gesù, noi saremmo stati soddisfatti. Ma io non Avremmo potevo. raggiunto lo scopo di isolare Gesù. Io non potevo imprigionarlo. Non aveva alcuna colpa per me quel Nazareno. Ma se anche mi fossi prestato al vostro gioco e avessi preso su di me la responsabilità di un arresto, voi non sareste stati soddisfatti. Voi volevate la sua morte! Non è vero! Ah no? Quando mi rifiutai di condannarlo, voi non montaste la piazza per forzarmi la mano? Certo che montammo la piazza, dovevamo farlo. Ma che vuol dire? Quello che non capisce Pilato è che ognuno deve sostenere fino in fondo la sua parte. Noi continuare a screditare Gesù per riguadagnare la fiducia del popolo. E Pilato, dal canto suo, mantenere ferma la sua opposizione alla morte di quell'uomo. Invece preferiste darcelo, nonostante fosse ai vostri occhi
innocente. Ma che altro c'era da fare? Metterci nelle condizioni di far vedere al popolo che Gesù non si può crocifiggere, perché il procuratore lo custodisce con la forza delle sue leggi. Va bene, ognuno vuole avere le sue buone ragioni. Perfino Giuda vuole avere le sue. Eppure io credo che la vera ragione sia un'altra. Una ragione che ha una speranza. La speranza che questo Gesù, che si proclama figlio di Dio, dimostri di esserlo veramente, compiendo un miracolo, il grande miracolo. Direi che tutti, col loro comportamento, spingono Gesù a manifestarsi con un segno del cielo. Non è nemmeno questo che cercano. Non credo che cerchino un miracolo. Ma tu chi sei? La Maddalena, la peccatrice. Ma questo ingresso imprevisto, pensavo avessimo finito. Lasciala parlare, dobbiamo sentirli tutti. Ma sì, dai, sentiamoli tutti. Ma perché dici di no, Maddalena? Che non è un miracolo quello che tutti cercano. Perché non l'avrebbero visto. I miracoli sono misteriosi, segreti, anche quelli che potrebbero avvenire qua. Mio fratello Lazzaro non è forse il miracolo vivente, un miracolo convincente come la stessa risurrezione di Gesù. Morto da 3 giorni lui, già avvolto nelle bende, già sepolto nella tomba di casa. Lazzaro, vieni fuori. Il prodigio, alla presenza di tutti. C'erano i discepoli, c'era tutta la gente di seguito e vedono un morto di 3 giorni uscire da un sepolcro. Ebbene, che cosa credete abbiano chiesto Lazzaro appena è caduto il sudario? Ditelo voi, che avete assistito a quel miracolo. Che cosa chiedeste? Gli chiesero: «Oh Lazzaro, tu che sei morto per qualche tempo, dici, cosa c'era di là? Com'era? Cos'era?» Com'era fatto il paradiso? Volevano sapere gli apostoli e tutti gli altri. E Gesù, che aveva udito quelle domande, sarà fatto triste. Perché? Non capite che il vero miracolo era quello dell'amore? Non capite nemmeno voi, come non capirono loro, che quel che contava per Gesù
era l'amore. E i miracoli che erano? Gesti, parole e atti d'amore. Gesù, parole, atti d'amore. Amore, amore, ma che c'entra l'amore? Gli fa paura l'amore? Ti fa paura? Dovete imbattervi per forza nell'amore se volete continuare a parlare di Gesù. Io ho creduto in lui perché era l'amore. Voi difatti ve ne intendevate d'amore, Maria Maddalena. Mi piacerebbe sapere da voi, Maria di Magdala, che cos'è l'amore. L'amore? Come ti posso spiegare che cos'è l'amore? Lo devi trovare, scoprire da te, con la sofferenza tua. Non te lo posso insegnare. Nessuno può pagare per noi il prezzo del nostro amore. Ognuno deve pagare per sé. Ma se andiamo avanti così, finiremo per assolvere Gesù di Nazaret attraverso prove d'amore. Sì, è proprio così. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Corse allora da Pietro e dall'altro discepolo, Giovanni, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Pietro insieme a Giovanni e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma Giovanni corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide che il sudario non era per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Nonna, che cos'è il sudario? Il sudario era un telo che copriva il corpo senza vita di Gesù. Vuol dire che Gesù era morto? Gesù era morto ed è risuscitato e dentro il sepolcro ha lasciato il sudario piegato. Perché lo ha piegato? Beh, il significato del sudario piegato è di enorme importanza nella tradizione ebraica ai tempi di Gesù, sai? Quale tradizione? Bambina mia, ha a che vedere con una dinamica quotidiana tra padrone e servo. Se il padrone, dopo aver mangiato, si fosse alzato da tavola e avesse lasciato il tovagliolo piegato al lato del piatto, il servo non avrebbe osato sparecchiare la tavola, perché lasciare il tovagliolo piegato voleva dire tornerò. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. Turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. Dobbiamo volgerci indietro. And in the naked light I saw 10,000 people. Osservare la storia, studiarla, conoscerla, comprenderla, per non ripetere gli errori ed evitare l'orrore. Non c'è Pasqua di resurrezione senza pace. No one dared
disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
Dalle tenebre del tradimento e del peccato alla luce della Pasqua e dell'amore di Dio. È il percorso del Triduo Pasquale che a Gerusalemme comincia la mattina del Giovedì Santo. Nella Basilica del Santo Sepolcro, messa crismale e in cena domini sono unite in un'unica celebrazione. Al canto del Gloria le campane suonano l'ultima volta prima di Pasqua. La messa è stata presieduta da Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha ricordato come l'istituzione del sacerdozio e quella dell'Eucaristia, misteri del Giovedì Santo, siano avvenuti nella notte in cui Gesù fu tradito, abbandonato e rinnegato dai Suoi amici. Una notte simile a tante nostre notti. Nel cuore di questa notte Gesù pone dei gesti d'amore, a cominciare dalla lavanda dei piedi, che è stata ripetuta subito dopo l'omelia. Gesti che sono indicazioni di vita: alzarsi, deporre le vesti, lavare e asciugare i piedi. Sono i verbi dell'amore vero, sono i verbi della Pasqua, che servirono a Cristo per ricreare l'uomo, portandolo fuori dalla sua notte e dal suo peccato. Così Gesù risponde al male dell'uomo e indica anche a noi il modo per uscire dalle nostre notti. Un atteggiamento di grande fiducia nella forza poderosa dell'amore di Dio che in Cristo ci ha donato la via per uscire dalle nostre notti, che è l'amore, la donazione di sé. Nel corso della celebrazione, i circa 250 sacerdoti presenti hanno rinnovato le loro promesse e sono stati benedetti i 3 olii santi, l'olio dei catecumeni, il crisma e l'olio degli infermi. Verranno distribuiti in tutte le parrocchie del Patriarcato Latino e usati per amministrare i sacramenti. Al termine della messa, la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento, 3 giri intorno all'edicola del Santo Sepolcro, di cui l'ultimo include anche la pietra dell'unzione, quindi la reposizione nel sepolcro. Prima di lasciare la basilica, il patriarca ha benedetto un gruppo di ammalati, accompagnati dai volontari dell'associazione Hospitalidad Jesús de Nazaret. Anche questo un gesto di quell'amore che ha il potere di trasformare le tenebre in luce, i tradimenti in perdono, gli abbandoni in ritorno, la morte in vita nuova. Che coraggio ci vuole per me risvegliarsi nel mondo così e cadere da un letto di Che coraggio ci vuole per me rivestirsi di un giorno di più, indossare la maturità, l'armatura d'acciaio che ho, poi tuffarsi di nuovo là fuori, cacciare a fuggire differenze, ma mai non c'è. Che coraggio ci vuole per me, per cercare un sorriso di più, al mercato delle ambiguità,
senza vendere quello che ho, quando un nuovo mercante verrà con un gesto di sogni per me, per me. Uno dei modi per favorire la forma fisica è sicuramente quello di usare quando possibile la bicicletta. Io e mia moglie abbiamo 2 biciclette pieghevoli che carichiamo nel bagagliaio della macchina e utilizziamo quando facciamo le nostre escursioni oppure andiamo in vacanza. Vista l'età, preferiamo sempre percorsi facili. E uno di questi è sicuramente la ciclovia adriatica che dalla cittadina di Grado porta al villaggio di Punta Sdobba. Si può partire dal suggestivo borgo storico di Grado e dirigersi verso Monfalcone. Attraversati i quartieri più moderni e Grado Pineta, si arriva nella zona dei campeggi e al ponte sul canale Primero.
circa metà percorso si può fare una sosta nella riserva naturale regionale Valle Cavanata, situata nella laguna. Qui si può visitare l'osservatorio avifaunistico, dove sono predisposte delle postazioni per fotografare e osservare con discrezione le specie avicole che popolano questa riserva naturale. Subito dopo l'osservatorio, la pista ciclabile attraversa la laguna su un ponte di legno. E girando a destra si entra in una stretta e bella strada asfaltata che consente di pedalare e ammirare la laguna, che è popolata di uccelli acquatici, tra cui alcune famiglie di cigni che si muovono elegantemente sulla laguna. Si tratta di una strada tranquilla e quindi molto adatta ai ciclisti. Generalmente infatti è utilizzata solo dai pochi residenti ed è quindi a bassissima intensità di traffico. Al termine di questa strada si giunge in aperto mare e affrontando la rampa che sale sull'argine si può continuare a pedalare sulla ciclabile sopraelevata, che dopo circa 5 km consente di arrivare a Punta Sdobba, sulla foce dell'Isonzo, proprio di fronte alla riserva naturale Isola della Cona. Su questa ciclabile si può godere di una bella vista sul mare e sul golfo di Trieste. Giunti al bar-ristorante Caneo, è possibile proseguire nella strada a destra, raggiungendo il piccolissimo e suggestivo villaggio di pescatori di Punta Sdobba. Sulla laguna retrostante il ristorante Caneo c'è un pontile in legno che porta a una torretta di avvistamento affacciata sulla foce dell'Isonzo.
today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. Might be down another day. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling. Come avete intuito da questo video, il tratto gradese della ciclovia adriatica è un percorso molto facile, che si può fare in poche ore e in qualsiasi giorno dell'anno, evitando ovviamente i giorni di pioggia o quelli di piena estate nelle ore di punta. Makes you wanna come with me, right? It's like a holiday, yeah, yeah. Bentrovati in aggiornamento con il TG di 3B. Parliamo di temperature quest'oggi perché è stata una notte invernale su buona parte dell'Italia, complice l'arrivo di aria fredda direttamente dal nord Europa, dalla Scandinavia, e queste sono state le temperature registrate proprio nella prima parte di questo giovedì 6 aprile. Possiamo osservare su molte zone temperature prossime o uguali allo zero, addirittura Olbia in Sardegna 1 grado. Nel riquadro con i colori arancioni invece possiamo notare le temperature registrate a Natale, quindi un fine settimana di Pasqua che si presenta dai connotati più invernali rispetto al weekend di Natale, che è stato decisamente più mite per quanto riguarda le temperature della notte. Andiamo a vedere difatti il satellite che ci mostra sempre la discesa di quest'aria fredda dal nord Europa, complice l'anticiclone che si eleva verso nord e infiltrazioni di aria fredda da est e nord-est interessano le nostre regioni, con residua instabilità all'estremo sud, però sta migliorando. Non è tutto, perché poi dal mare del nord proprio venerdì giungerà un minimo di bassa pressione alimentato da aria fredda, quindi venerdì tra il pomeriggio e la sera molte nuvole in aumento al centro-nord, delle piogge sulle regioni settentrionali, Toscana, poi in serata anche Lazio, Umbria e Marche. Neve sulle Alpi fin verso i 1000-1300 metri di quota, neve anche sull'Appennino tosco-emiliano. Sabato migliora al nord e sulla Toscana, a parte qualche piovasco pomeridiano sul nord-est, mentre maltempo sulle regioni centrali sabato mattina e poi al sud, e qui con neve in Appennino fin verso i 1000-1300 metri di quota, quindi neve che non mancherà anche sull'Appennino. Temperature di fatti nei prossimi giorni che saranno sotto la media stagionale, complice ancora nel corso di Pasqua di questo minimo di bassa pressione alimentato d'aria fredda dal nord Europa. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di 3B Meteo sul nostro sito web.
Isuse i Marija, draga braćo i sestre, dragi župljani, poštovani hodočasnici i slušatelji radio postaje Mir Međugorje. Danas je svetkovina Uskrsa. Uskrs je eksplozija svjetla, mira i ljubavi. Uskrs je dan čovjeka. To je dan vječne nade, dan nove povijesti čovječanstva. Isus je uskrsnuo i to je spas ljudskoga tijela i ljudske naravi. Stoga uključimo sve svoje nakane i započnimo ovu molitvu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Credo i glaube, I believe, vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, u Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Molit ćemo radosna otajstva Gospine krunice, misteriji gaudiozi. U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti snagom Duha Svetoga i roditi Isusa, spasitelja svijeta. Hvala ti, Marijo, što si pristala biti majkom Božjom i majkom svih majki. Molimo te, uli u svako majčinsko srce zahvalnost za dar majčinstva koje nose u sebi. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Aleluja, 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 U drugom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija pohodila svoju rođakinju svetu Elizabetu. Hvala ti, Isuse, za svaku majčinsku riječ, za svaku iskrenost, svaki trud i upornost, da nitko od nas ne skrene s krivoga puta. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine.
binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekov. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. In excelsis U trećem radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u Betlehemskoj štali. Poslano Tebe, o Marijo, molimo sada za sve one majke koje su napasti da odbace svoju vlastitu još nerođenu djecu. Budi, Marijo, potpora i oslonac da shvate da u svojoj utrobi nose život koji je dar Tvoga Sina. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భ ఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భ ఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు జేసు
ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగునే. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekov. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Četvrtom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su blažena djevica Marija i sveti Josip prikazali Isusa u hramu. Prikazujemo ti, Marijo, sve naše majke koje su izgubile svoju djecu. Ti, Marijo, koja si svoga sina pratila do vrha Golgote i s njime proživljavala njegovu muku, budi utjeha i lijek njihovim bolima. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas zla. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. U petom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su blažena djevica Marija i sveti Josip pronašli Isusa u hramu. Hvala ti, Marijo, za tvoju majčinsku ljubav koju nosiš prema svakome od nas. Hvala ti što nas neumorno tražiš, potičeš, pozivaš i svakodnevno zagovaraš. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. Nastavljamo našu molitvu, molit ćemo žalosna otajstva Gospine krunice. U prvom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako si Isus u maslinskom vrtu molio i znojio krvavi znojem. Hvala ti, Isuse, što si prihvatio muku i smrt radi nas i radi našega spasenja i za oproštenje svih naših grijeha. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordia Domini in eternum cantabo. U drugom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako si se vezao za stup i bičevari u dvoru Pilatovu. Snagom svog uskrsnuća oslobodi nas, Isuse, od svakoga robovanja, nastani se u svakome srcu koje te traži, želi i čezne za tobom. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Sredete se pećine, Marija javi, izraelske visine, svak je pozdravi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. U trećem žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako su Isusa okrnili trnovom krunom. Nauči nas, Isuse, živjeti u istini i iskrenosti, da znamo izgovoriti naizgled obične riječi, kao što su hvala, oprosti, molim te. Neka naš govor bude govor ljubavi. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U ovom milosnom trenutku spustimo se na koljena i zahvalimo našoj nebeskoj Majci Mariji za njezinu prisutnost ovdje.
Kraljice neba, raduj se. Kraljice neba, raduj se. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. U četvrtom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako Isus nosio svoj teški križ na Kalvariju. Hvala ti, Isuse, što nam darivaš i što nam pomažeš kada nas steknu naši životni križevi. Budi nam pomoći i daj da svaki put kada padnemo, da znamo poput tebe ustati i nositi do kraja. Oče naš koji jesi nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Gospa majka moja, kraljica mira. Gospa majka moja, kraljica mira. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti.
petom žalosnom tajstvu razmišljat ćemo kako Isus raspet i umro na križu za nas. Hvala ti, Isuse, što svaka naizgled bezazlena situacija u tebi ima izlaza i spas. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Sveta Marijo, sveta Bogorodice, sveta Djevo Djevica, Majko Kristova. Moli, moli za nas. Majko Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena. Moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta. Moli, moli za nas. Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva,
Majko crkve, Majko naša. Moli, moli za nas. Djevice premuda, djevice časna, djevice hvale dostojna, djevice moguća. Moli, moli za nas. Djevice milostiva, djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti. Moli, moli za nas. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti. Moli, moli za nas. Rožo tajstvena, tornju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna. Moli, moli za nas. Škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijesto jutarnja, zdravlje bolesnih. Moli, moli za nas. Utočište griješnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela. Moli, moli za nas. Kraljice patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli za nas. Preghiera allo Spirito Santo, vieni o Spirito Creatore. Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo, crisma dell'anima. Dito della mano di Dio promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci liberi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio che è risorto, allo Spirito Paraclito nei secoli dei secoli. Amen. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. Preghiamo. O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto, per Cristo nostro Signore. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
skrsno Iisus doista, ora nos oro skrsno. Alleluia, 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 alleluia. Ora nos oro skrsno, oslavlja naš odkupitelj. Alleluja, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace a voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, Gospodine, smiluj se. Gloria in excelsis Deo. I na zemlji mir ljudima, E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna. Concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di Risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e i morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica a Israele: il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo.
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, Corinti. Fratelli, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Parola di Dio. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Žrtvovanje Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
Prvoga dana Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò a Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Izvor našeg znanja. La fonte della nostra conoscenza degli avvenimenti della passione, morte e risurrezione del Signore Gesù sono gli Apostoli. Questa sera meditiamo su quello che gli Apostoli hanno sperimentato durante la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Gli Apostoli nel Vangelo dicono: durante la passione e morte di Gesù, il nostro comportamento è stato un disastro. Uno di noi, Giuda Iscariota, ha venduto Gesù per un po' di soldi. Un altro di noi, Pietro, che ci faceva da capo, lo ha rinnegato. Quando nell'orto degli ulivi i soldati sono venuti a prendere Gesù, siamo fuggiti tutti e ci siamo nascosti. Solo Giovanni è poi ritornato. Quando hanno sepolto Gesù, abbiamo pensato: è finito tutto, torniamocene a casa nostra. Peggio di questo non potevamo fare. Però, vivendo con Gesù, avevamo sperimentato che Gesù, uomo come noi, non era come noi. Noi avevamo coscienza che ci aveva chiamato a seguirlo non perché meritavamo, non perché avevamo qualità importanti, ci aveva scelti per grazia, ci aveva scelti perché ci voleva bene. Noi
nella nostra debolezza l'abbiamo tradito e abbandonato. Lui, Gesù, quando ci è apparso risorto, vivo, non ci ha abbandonato e neppure rimproverato. Con il dono dello Spirito Santo ci ha ricreati, ci ha rifatti nuovi, ci ha ridato una nuova vita ricolma di forza e di iniziativa. Perché Gesù ha fatto questo con noi che l'avevamo tradito e neanche ci eravamo pentiti? Per grazia, perché ci voleva bene. È per grazia che Pietro, nella prima lettura, parla di Gesù con sicurezza e sapienza. È per grazia che Paolo, nella seconda lettura, annuncia con vigore che Gesù è risorto. È per grazia che Giovanni ha visto e ha creduto. Così avviene per ciascuno di noi. Il Signore Gesù non ci abbandona mai e sempre ci ricrea, ci dà una vita nuova. Tutto questo per grazia, perché mi vuole bene. Questa sera accogliamo con riconoscenza questa grazia e ringraziamo di cuore il Signore Gesù. Amen. Non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo. Per la tua Chiesa riunita a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, rendila portatrice di vita nuova per tutti gli uomini. Preghiamo.
per tutti i ministri delle comunità che si vantano di nome di Cristo. Rinnovali con la forza dello Spirito Santo perché siano instancabili costruttori di unità, preghiamo. Per i politici che gestiscono le ricchezze di questo mondo, incoraggiali a un'equa distribuzione dei beni che gioierà a tutti, specialmente ai più poveri, preghiamo. Per le persone e i popoli che soffrono ingiustizia, umiliazione, schiavitù ed esilio, dotali del suo conforto e rendili felici con la libertà e la pace, preghiamo. Per noi che celebriamo la risurrezione di Gesù con questo sacrificio eucaristico, rafforzaci nella intenzione di contribuire alla costruzione di questo mondo con la luce del Vangelo, preghiamo. Per i fratelli e sorelle ai quali siamo legati dalla stessa fede e speranza, dona loro la vita eterna nella comunione della Santissima Trinità, preghiamo. Esaudisci le nostre preghiere per Cristo nostro Signore. Iisus usta slavný, a mrak nestatavný, težká žalost mino, dan veselja sino, Alleluja. Težká žalost mino, dan veselja sino, Alleluja. Dan je sad veselja, dan je spasitelja, hvalo svimo dajmo, veselo pjevajmo, Alleluja. Hvalo svimo dajmo, veselo pjevajmo, Alleluja. Smrću smrt on svlada, neumrli sada, uskrsno pondike, slave prevelike, Alleluja. Uskrsno pondike, slave prevelike, Alleluja.
Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati dal mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esalta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vere Sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesumus Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens pregit, dedique discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
Taina Viere. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pietro, Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pax.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Per la Santa Comunione, voi nella Chiesa fate le file lungo la Chiesa. Voi che vi trovate fuori, avvicinatevi alla Chiesa ai lati laterali. Voi nel capannone giallo rimanete lì, arriverà un sacerdote. Žrtvovanje Krist, Pascha nasza, žrtvovanje Krist, Pascha nasza, za to svetkujmo s kruhom bezkvasnim, čistoće i istine. Alleluja. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Neka rekne dom Izraelov, vječna je ljubav njegova. Žrtvovan je Krist, Pascha naša, žrtvovan je Krist, Pascha naša, zato svetkujmo s kruhom bezkvasnim, čistoće i istine. Alleluja. Iz tjeskobe Gospodina zazvah, on me usliša i oslobodi. Bolje se Gospodinu uteći, nego se uzdat u čovjeka. Žrtvovan je Krist, Pascha naša, žrtvovan je Krist, Pascha naša, zato svetkujmo s kruhom bezkvasnim, čistoće i istine. Alleluja. Bolje se Gospodinu uteći, nego se uzdat u mogućnike. Pogani me okružiše, imenom ih Gospodnjim uništih. Žrtvovan je Krist, Pascha naša, žrtvovan je Krist, Pascha naša,
Zato svetkujmo s kruhom beskvasnim, čistoće istine. Aleluja. Gospodin je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se u njemu. Žrtvovan je Krist, Pasha naša, žrtvovan je Krist, Pasha naša, zato svetkujmo s kruhom beskvasnim, čistoće istine. Aleluja. Ti si Bog moj, tebi zahvaljujem. Bože moj, tebe ja uzvisujem. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Žrtvovan je Krist, Pasha naša, žrtvovan je Krist, Pasha naša, zato svetkujmo s kruhom beskvasnim, čistoće istine. Aleluja. Na Gospu kralja jaganjca u bijelom ruhu idimo, kroz more prošav crveno, Vlada
daro Cristo pievajmo. U svojoj divnoj ljubavi on pit nam daje svetu krv, ta ljubav tijelo njegovo, ko svećenik prikazuje. Od krvi se na vratima strahovit plaši anđeo, put u moru se otvara, dušmana vali gutaju. Naš vazam od sad Isus je, vazmeno naše janje on, i čistim ljudskim dušama neokaljani čisti kruh. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovati dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione preghiamo Credo Sette Pater Ave Gloria, poi segue la benedizione degli oggetti di devozione e la terza parte del Rosario e Misteri Gloriosi. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Inginocchiamoci e preghiamo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Zdravo Mario. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oče naš koji Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Zdravo Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otcu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oče naš koji je Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Zdravo Mario. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otcu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kraljice Regina e Madre della Pace, benediciamo il Signore. Regina celi letare, alleluia, qui aquem mero isti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Silenzio. Benedizione degli oggetti di devozione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio ci ha scelti per la santità, Lui sia con tutti voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Svemogući, vječni Dio onnipotente ed eterno,
tu hai sottomesso agli uomini tutto il creato, perché compiano opere di carità vicendevole. Ascolta benigno le nostre preghiere che invocano la tua benedizione su tutti coloro che si serviranno di questi oggetti. Possano riconoscerti sempre come sommo bene ed arricchire i fratelli con amore sincero, per Cristo nostro Signore. Dio che è benedetto nei secoli vi benedica sempre e dovunque, perché tutto cooperi al vostro bene in Cristo nostro Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Stravo, Stravo, Stravo Mario, Stravo, Stravo, Stravo Mario. Silenzio, silenzio. Molitva za zdravlje duše i tijela. Preghiera della guarigione dell'anima e del corpo. Adesso i vostri pensieri rivolgeteli a Gesù. Abbandonati completamente a Gesù. Così più semplice vedrai tutto quello dentro di te. Guarda cosa ti ostacola di più nella tua vita. Scopri questo adesso davanti a Gesù e poi pensa, c'è qualcuno che ti può liberare da questi ostacoli? Sei forse tu solo l'ostacolo di risolvere questo, che tutto questo diventi il passato. Pensi, dov'è la sorgente della tua vita? Dio può cambiare il tuo stato. Abbi forza di abbandonare a Lui la tua passione. Dio non ti toglierà niente che non sia per costruirti e per farti uomo. Dio ti libererà. E adesso scegli Dio, amore e la libertà. Adesso guarda il tuo cuore, meditalo e ascolta cosa ti dice il tuo interno. E adesso vai a quella persona che
ti ostacola e perdonali, chiedila e poi pensa e sappi che Dio è lì davanti a te e che tu con il tuo spirito puoi ascoltarlo e gli puoi parlare, digli: Dio, tu sei qui, eccomi anche a me. Rimani nella pace e che il tuo cuore rimanga nell'aspettare di incontrare Dio. Adesso questo è più importante, incontrare Dio. Chiedi a Dio che ti faccia capace di parlare con quella persona e così incontrerai Dio. Stani sada pred Isusa. Mettiti davanti a Gesù e chiediti: quale vita vivi tu? Chi è la tua forza? Con quale via parti nella tua vita? Chi ti porta la pace nonostante la morte? Ricorda le parole di Gesù. Ricorda quello che Lui ha fatto. Gesù adesso sta davanti a te. Chiedilo che Lui operi attraverso le tue mani, che le tue parole siano benedette. Digli tutto quello che tu pensi. Abbandonati a Gesù, abbandona a Lui la tua anima e il corpo e Lui ti porterà salute. Voi, vostre famiglie, per coloro per cui avete pregato, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso continuiamo con misteri gloriosi del Rosario. Adesso finiamo con la traduzione, la riprendiamo domani sera alle ore 18 e buona continuazione in preghiera. U prvom slavnom tajstvu razmišljat ćemo kako Gospodin naš Isus Krist treći dan uskrsne od mrtvih. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus.
Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo, zdravo, zdravo Marijo, zdravo, zdravo, zdravo Marijo. U drugom slavnom tajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist uzašao na nebo. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine.
binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt. Tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. U trećem slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Duh Sveti sišao nad apostole i blaženu Djevicu Mariju. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. U četvrtom slavnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija uznesena dušom i tijelom na nebo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U petom tajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija okunjena za kraljicu neba i zemlje. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira, Moli za nas. blagosivajmo Gospodina. Bogu hvala. Resuscitò, risuscitò, risuscitò. Alleluia, 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 alleluia.
Gesù, figlio mio, mi lasci qui sola sotto le braccia spalancate della croce, braccia vuote come le mie, che ti hanno tenuto stretto dal primo istante, ma che non avrebbero mai voluto lasciarti andare, non per egoismo, ma per amore. Che madre sarò ora che devo restituire il tuo corpo di figlio alla terra? Chi stringerò tra le mie braccia? Chi mi stringerà? Le lascerò spalancate come quelle della tua croce, perché tu me l'hai chiesto, perché tu mi hai affidato il compito di non smettere d'essere madre per tutti i figli che mi hai affidato, tutti quelli che ti chiamano padre, fratello, amico. E così è morto il Signore della vita. Siamo rimasti in pochi sotto la croce, soltanto noi, i suoi amici. Giuseppe d'Arimatea si è interessato della sepoltura. Abbiamo fatto tutto in fretta e furia, prima del sabato di Pasqua. Hanno chiesto a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. Insieme a Nicodemo l'hanno avvolto in fasce intrise di mirra e aloe. Sapete, lì vicino c'è un giardino e quando spunta l'alba potremo andare a rendergli omaggio. Non sarebbe meraviglioso arrivare lì e vivere le stesse emozioni che provammo a Betania quando riportò in vita il suo amico Lazzaro? Sì, Gesù amava molto Lazzaro, Marta e Maria. Erano amici nel profondo. È vero, quando ci giunse la notizia che Lazzaro era morto, Gesù scoppiò in lacrime e non smise di piangere fin quando non giungemmo a Betania. Lazzaro era nel sepolcro ormai da 4 giorni. Signore, ma se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma so che qualsiasi cosa tu chiederai a Dio, Dio te lo concederà. Tuo fratello risorgerà. So che risorgerà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chi vive e crede in me, non morirà mai. Lo credi? Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, quello che doveva venire nel mondo. Dove l'avete deposto? Signore, Togliete la pietra. ma è già da 4 giorni che è morto, da cattivo odore. Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. So bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo per i miei amici, perché credano che tu mi hai mandato. Lazzaro, vieni fuori. Amico mio, amico.
Le strade ora sembrano tranquille. Sentite il canto degli uccelli. È l'alba, Taddeo. Vi siete decisi a uscire finalmente? Andiamo dove l'hanno sepolto a vedere come l'hanno sistemato. Troveremo la guardia, ma se diciamo che siamo stati suoi amici, forse ci lasceranno passare. Pietro! Giovanni! Pietro! Il corpo del Signore è scomparso! Non c'è più! L'hanno portato via! Il sepolcro è vuoto! Maria, che state dicendo? Veniamo ora da là! La pietra non è più al suo posto! E dentro non c'è nessuno! Ma come? Pietro, corriamo a vedere. Su, avanti, raccontate. Che avete visto? L'altra sera è successo tutto così di fretta. Neanche tempo di asciugare le lacrime. Volevamo recarci al sepolcro per sistemarlo dignitosamente. Non erano spuntate ancora le prime luci dell'alba, che già eravamo in cammino. E ci chiedevamo, ma chi rotolerà via il masso che chiude la porta del sepolcro? Ma avreste dovuto avvisarci. Chissà, avrete rischiato di farvi arrestare dalle guardie. Ma quando siamo arrivati, a poche decine di passi, ci siamo accorti che il masso è stato spostato. Il sepolcro era aperto. Aperto? Ma le guardie non hanno detto niente? Se ne sono anche loro accorte in quel momento. Sono ancora là, a bocca aperta. Ma come fate a dire che il sepolcro era vuoto? Vi hanno lasciato guardare dentro? No, non ci hanno detto nulla. Ma noi non abbiamo osato entrare. Siamo rimasti sulla soglia. Che paura. Lui non c'era, è scomparso. Ma non possono averne preso il corpo. Le guardie avrebbero sentito qualcosa, avrebbero agito. Ma che vuol dire tutto questo? Non sapevamo che fare, volevo correre, gridare. Ma quando siamo arrivate, a pochi passi, sul sentiero, abbiamo incontrato un giovane. Non saprei descriverlo. Aveva una luce in volto. No, il suo volto era la luce. Era Gesù, il nostro amico. No, non era lui, ma ci ha parlato di Gesù come se lo conoscesse, come se fosse anche lui un suo amico. E ci ha detto, il vostro amico non è morto, egli vi aspetta in Galilea. Non è morto. Non è morto. Non è morto. Il nostro amico non è morto. Maria.
passazione di Comincia qui, quello che mi colpisce della passione di Cicco Nicco è l'atmosfera, anche il clima. L'aspetto bello di lavorare qua è sicuramente quello oltre all'essere questo bellissimo posto, sono anche tutte le persone che poi partecipano e collaborano in maniera anche volontaria. Quindi è una cosa che ormai è cresciuta dentro e non riesce a farne a meno. Ci prendo parte perché non riesco a farne a meno. Poi anche perché è un modo come un altro anche per noi vecchietti trovarci in armonia, in compagnia, passare del tempo. Perché è una tradizione del paese, è comunque un modo per stare tutti assieme. A me della passione intanto piace l'eterogeneità del gruppo, si passa dai bambini agli anziani. E mi piace perché è una delle poche cose nel paese che riunisce le famiglie. Mi piace moltissimo il fatto che è una manifestazione, un evento aggregativo per tutti, credenti, non credenti, indipendentemente dal lavoro che fanno, dal profilo culturale, dalla loro esperienza, c'è spazio per tutti. Penso sia molto importante portare avanti la tradizione di Cicco Nicco, appunto perché al giorno d'oggi c'è una perdita dei valori e questo è senz'altro un valore culturale che vale la pena di portare avanti. Dal momento che sia la sceneggiatura che i testi, anche i dialoghi, anche i ruoli cambiano nell'arco delle varie edizioni. Ogni anno noi cambiamo i testi e conseguentemente le scenografie. Perché noi, anche Maurizio, oltre a fare gli attori, facciamo anche gli aiuto scenografi, gli aiuto elettricisti, l'aiuto di tutto. C'è già una bellissima scenografia naturale con gli alberi, il bosco dietro, eccetera. Perché le scene sono diverse e quindi le interpretazioni sono diverse. Io ho interpretato vari ruoli nei vari anni. Io ho fatto tantissime parti, praticamente mi manca di fare il Cristo. Mosè ci ha detto di lapidare tale donne. Tu che ne pensi? Mentre quando facciamo le prove si ride, si scherza, quando arriva il Venerdì Santo ci sono emozioni forti che entrano in gioco. Cerca di non fare pause tra quelle battute, vai avanti. Ribadisco, Maurizio c'è sempre, per cui se mi giro dietro non sono mai solo. Mi piace la rappresentazione perché è un bel momento di riflessione collocato in un punto centrale dell'anno liturgico. Quest'anno è stato importante rappresentare la passione anche in un momento, diciamo, fuori tempo massimo per la nota vicenda,
perché comunque il senso è di far ripartire tutte le cose. La speranza di un rinnovamento, di un ritornare a vivere, anzi meglio di prima. Abbiamo passare a fare le prove col caldo, in maniche corte anche, è una cosa veramente strana. Doveva fare la sacra presentazione col caldo. Siamo sempre morti di freddo. Fare la Via Crucis a settembre invece che sotto il periodo di Pasqua è sicuramente strano, sia dal punto di vista delle prove con le varie misure di sicurezza, anche dal punto di vista della temperatura, che siamo abituati a soffrire un po' di freddo ogni tanto, invece quest'anno fa più caldo, però ritengo che sia comunque significativo. Ovviamente tutti questi avvenimenti 2020 non ci hanno fermati e portiamo avanti con orgoglio anche quest'anno la Via Crucis. Ciao al mondo. La mamma. Buonasera a tutti, prepariamo il canto 419, Signore dolce voce. Signore dolce volto, di te di noi.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con San Francesco percorriamo la via dolorosa, meditando le scene di questo grande mistero di sofferenza e di misericordia, sicuri di ricevere luce e forza per corrispondere sempre meglio alla nostra vocazione. Santa Maria, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla che gridava «Crocifiggilo, crocifiggilo!» e disse «Io non sono responsabile di questo sangue, vedetevela voi». Poi, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. O Gesù, il tuo popolo ti rifiuta. Tu re del mondo, che non hai cessato di proclamare la verità dell'amore, sei condannato dall'odio al supplizio dei schiavi. Fa che il nostro cuore i sentimenti di misericordia e di espiazione che sono il servo del Padre. Ora che ci receti sulla vita, la sola che la salvezza. Diciamo noi ti preghiamo, Signore. Noi ti preghiamo, Signore. Che i magistrati siano reati nel giudicare. Noi ti preghiamo, Signore. Che la giustizia sia ministra di altezza. Noi ti preghiamo, Signore. Che ci siano buone le relazioni tra la Chiesa e lo Stato. Noi ti preghiamo, Signore. Gesù riceve la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Allora le guardie presero Gesù e lo fecero andare fuori dalla città e gli posero la croce sulle spalle. Così portando la croce, egli si avviò verso il luogo del grande tetto e del bravo porta. O Gesù, buon pastore, che prendi sulle spalle la pecorella perduta. In questa croce umile e pesante tu porti tutti noi. Nella vita hai già percorso tante strade, consolando afflitti, guarendo malati, incoraggiando avviliti, prediligendo viseri poveri. Ora, Divino Samaritano, ecco la tua ultima strada. Essa porta alla vetta dell'immolazione e la salvezza di tutti. Diciamo a Gesù, Porta la croce. molti sono perseguitati per la fede. Gesù, sorreggi chi porta la croce. Gesù, sorreggi chi porta la croce. Gesù, sorreggi chi porta la croce.
Gesù per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce Dal libro del profeta Isaia. Egli si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per la nostra iniquità. Potenza che muove le stelle, forza che sostiene il mondo, eccoti caduto sotto la croce. Che mistero, Signore, vederti spartire la nostra debolezza. Abbi pietà di noi, così facili a cadere. Donaci la grazia di elevarci dalle miserie della terra al desiderio di te, Salvatore, che dai forza, conforto e salvezza. Corri, Signore, verso i caduti delle tentazioni, Accorri, Signore. verso i caduti sotto il blocco della vita, Accorri, Signore. quelli che sollevano Quarta stazione. Gesù incontra la madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il tuo mondo. dal Vangelo secondo Luca. Nel Tempio di Gerusalemme il vecchio profeta Simeone parlò così a Maria. Egli è qui per la rovina e la risurrezione dei morti, segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. O Gesù, incontri lo sguardo affettuoso e addolorato di tua Madre Santissima che condivide la tua sofferenza. Con la sua presenza e la sua partecipazione, Maria, Donna purissima, è con te nel dramma della redenzione e della salvezza. Anche ognuno di noi si unisce a lei. Signore, concedi pace e consolazione. Signore, concedi pace e consolazione. Alle madri in pena per i figli. Signore, concedi pace e consolazione. Alle madri che piangono i loro figli morti. Signore, concedi pace e consolazione. Abbandonate dai figli. Signore, concedi pace e consolazione. Rete voi pace, regniate nel Signore, siamo impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Nel Tempio di Gerusalemme il vecchio profeta Simeone parlò. Dal Vangelo secondo Marco. I soldati condussero fuori Gesù per crocifiggerlo e costrinsero un tale che passava, un certo Simone di
O Gesù, un uomo dei campi diventa tuo sostegno, tuo compagno di viaggio. Un umile uomo, preso a caso, uno straniero, porta per primo la tua croce santa e santificatrice. Prendi ognuno di noi, fa che diventiamo tuoi veri discepoli, pronti a seguirti portando la croce. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Perché cresca nel mondo la solidarietà con chi soffre. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Perché l'odio, l'intolleranza, la guerra non prevalgano sull'amore. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Perché i cristiani sappiano farci il prossimo a chi è nel bisogno. Signore, intenerisci il cuore degli uomini. Madre del Padre, che vediamo il Signore, siamo impresse nel tuo cuore. Sesta stazione, Gesù è asciugato dalla vergogna. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce Dal libro del profeta Isaia. Il giusto non ha sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Disprezzato e reieto dagli uomini, è un uomo di dolori che ben conosce il patire, è uno davanti al quale ci si copre la faccia. O Gesù, una semplice donna di grande coraggio, rompe la tua solitudine e il tuo abbandono. Trepidante d'affetto e compassione, si fa avanti e asciuga il tuo volto coperto di sudore e di sangue. Fa che su tutti gli uomini risplenda sempre la luce del tuo volto, che è volto di misericordia e di salvezza. Signore, fa che vediamo il tuo volto. Signore, fa che vediamo il tuo volto. Negli uomini di ogni razza, categoria e idea. Signore, fa che vediamo il tuo volto. Nei poveri, nei diseredati, negli emarginati. Signore, fa che vediamo il tuo volto. Negli sfiduciati, negli erranti, nei peccatori. Signore, fa che vediamo il tuo volto. Padre del tuo Padre, che vediamo il Signore, siamo impresse nel tuo cuore. Settima stazione, Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal libro del profeta Isaia. Noi eravamo come un gregge disperso, ognuno seguiva la sua strada. E il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca. Era come un agnello condotto al macello. O Gesù, torni a cadere, benché Dio hai preferito assumere la condizione di debole servo. Fa che entriamo nel mistero della tua umiltà, posti a compiere la volontà del Padre anche nelle ore amare della nostra tribolazione. Sostieni la nostra fragilità quando siamo sul punto di fermarci, di cadere o di tornare indietro sulla via del bene. Signore,
usa misericordia. Signore, usa misericordia. Verso coloro che ricadono nel male del peccato. Signore, usa misericordia. Verso coloro che hanno perso il senso del male. Signore, usa misericordia. Verso coloro che sono causa del male. Signore, usa misericordia. Santa Madre del Padre, che siano Ottava stazione. Gesù incontra le tue donne. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne, le quali si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. O Gesù, Gerusalemme è la prediletta del cielo e dei profeti, ti spinge fuori dalle sue porte e ti crocifigge. Signore, fa che riflettiamo in silenzio su questo tremendo mistero. Strappaci dalla sventura di non ascoltare la tua voce e di non convertirci. Liberaci, Signore. Liberaci, Signore. Liberaci, Signore. Liberaci, Signore. Dalla presunzione di salvarci senza fatica. Liberaci, Signore. Santa Madre del Padre, che vediamo Nonna stazione. Gesù cambia la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal libro del profeta Isaia. Egli è stato trafitto per i nostri delitti. Il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Noi tutti eravamo spariti come un greve, e il Signore fece ricadere su di lui la nostra iniquità. O Gesù, è la tua destra sconvolgente caduta. Tu ami gli uomini, lasciandoli schiacciare dal peso del patibolo, calpestare come fanno conservare. Forte più che mai, riempezza il nostro spirito quanto già hai annunciato attraverso il profeta Geremia. Peccatore, ti ho amato di amore eterno, per questo ho pietà e misericordia. Dona la tua grazia, Signore. Dona la tua grazia, Signore. A chi soccorre l'uomo calpestato e oltraggiato. Dona la tua grazia, Signore. A chi perdona le offese ricevute. Dona la tua grazia, Signore.
sorte a chi tocca. O Gesù, povero e vissuto povero tra i poveri, ora ti sono strappate definitivamente le tue vesti e la tua tunica viene tirata sopra. Signore misericordioso, tu ci hai dato tutto il tuo amore divino fino ad essere spogliato di ogni cosa. Perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore. Per le profanazioni del corpo umano, Tempio dello Spirito Santo. Perdonaci, Signore. Per le nostre connivenze con chi ci strugge il pudore dell'uomo. Perdonaci, Signore. Undecima stazione. Gesù è giurato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dal Vangelo secondo Marco. Lo condussero in un luogo del Golgota, che vuol dire luogo del cranio. Poi lo crocifissero e divisero le sue vesti tirandole a sorte. Era mezzogiorno quando lo crocifissero. O Gesù, traspassi gli atroci inchiodi che fissano sulla croce, noi ti adoriamo, Dio crocifisso. Il crocifisso sui nostri altari e sul nostro cuore è segno visibile della redenzione, segno di misericordia e di salvezza. Dona fede e coraggio, Signore. Dona fede e coraggio, Signore. Incurati, inchiodati nel letto. Dona fede e coraggio, Signore. Gli orfani trascurati e senza amore. Dona fede e coraggio, Signore. A chi allevia le sofferenze di tanti cuori trafigiti. Dona fede e coraggio, Signore. Dodicesima stazione, Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. Era verso mezzogiorno quando il sole si è perso e si fece buio su tutta la terra fino alle 3. Il velo del tempio si squarciò nel mondo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Sulla tua croce sta scritto: Gesù Nazareno, re di te. Tu sei re di tutte le genti. Dalla croce come da un trono, o re dei secoli, attrai a te tutti gli uomini e i santi. Fa che anche noi, nelle tue braccia aperte, troviamo grazia e salvezza. Venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Venga il tuo regno, Signore. Per coloro che sono nelle tenebre dell'errore. Venga
Veda il cuore di Dio. Quando chiudono i loro occhi alla luce del mondo. Veda il cuore di Dio. Tredicesima stazione, Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Marco. Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe d'Arimatea andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e chiamato il centurione lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salva. Allora egli lo O Gesù, tua madre e tuoi chiarici accanto alla croce ti danno l'ultimo saluto, come aveva predetto il profeta Isaia. Faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà